novità che riguardano la normativa sulla sicurezza sul lavoro, e poi lunedì 13 marzo ce ne sarà un altro sull'etichettatura alimentare, organizzato in quell'occasione con lo studio Caleido 11, che è uno studio di grafica e comunicazione, anche quello molto carino e interessante. Allora, per quanto riguarda il seminario di oggi, io ho già detto che c'è la possibilità di essere registrato, quindi volendo poi chi ha partecipato posso mandare anche il link se lo volete rivedere. Chiaramente, ripeto, è una cosa riservata a noi, perché nei servizi che lo studio Consa garantisce ai propri clienti, come sapete, noi inseriamo anche queste attività di formazione, informazione, quindi comunicazione, sapete, anche con dei messaggi WhatsApp, eccetera. E i seminari fanno parte comunque della nostra attività di consulenza. In realtà oggi potremmo iniziare a parlare di anche un'eventuale possibilità di implementare ancora di più queste iniziative, magari anche in collaborazione con la Confesercenti, perché la nuova normativa ci dà proprio degli spunti su questi aspetti, quindi poi ne parleremo e magari poi chiaramente chiederò a Massimiliano Orlando, direttore della Confesercenti, che relazionerà più tardi, anche di insomma esprimere magari una sua idea e eventuali iniziative future. Ringrazio chiaramente la Confesercenti, che è la nostra partner tecnica, quindi qui abbiamo Marcello Orlando in sede e che dà insomma gli accessi a chi si collega online, Massimiliano Orlando, il direttore, che appunto poi dopo avrà anche la parola, e ringrazio il dottor Marzoli, dirigente veterinario dell'ASREM, che interverrà dopo di me per chiarire alcuni aspetti che riguardano i controlli ufficiali e quindi insomma alcuni aspetti sicuramente molto interessanti e importanti per noi. Chiedo a chi è collegato online di disattivare l'audio e il video, più che altro per una questione anche di privacy, perché chi è in presenza può vedere proiettato nel maxi schermo le vostre, il collegamento, quindi vi chiedo di disattivare il video in modo tale da mantenere comunque la privacy. Allora, io cerco di condividere la mia presentazione, mi dite poi, mi date un cenno. No, devo condividere una finestra, ecco qua. No, non si vede un attimo. Allora, ce la faccio. Ecco qua. Condividi. Ok. Ci date dei cenni? Penso che si dovrebbe vedere. Ok. Se disattivi l'audio, c'è qualcuno con l'audio aperto. Ok, disattivate l'audio, mi raccomando, se no si crea confusione. Allora, controlli HACCP e cultura della sicurezza alimentare. Di cosa parliamo? La relazione è divisa in due parti, quindi in una prima parte vi farò un excursus su che cosa significa controlli HACCP, così per rinfrescarci un attimino la memoria. Poi lo collegherò ad alcune novità della normativa legata appunto all'igiene e alla sicurezza alimentare e alla fine vi darò anche due spunti tecnici, quindi due approfondimenti tecnici su due aspetti importanti che riguardano la maggior parte delle vostre aziende. Uno riguarda il controllo delle temperature e l'altro riguarda gli oli di frittura. Quindi l'utilizzo di oli per la frittura di alimenti sui quali i MAS stanno facendo dei controlli e anche dei prelievi. Quindi vi illustrerò un po' questa nuova modalità che stanno utilizzando per i controlli. Allora, sicurezza alimentare nel 2023. Di che cosa parliamo? Sembra una cosa così, vabbè, sicurezza alimentare, ok. Vi ho portato alcuni esempi tratti dai giornali di questi giorni. Praline al cioccolato dell'azienda Lindt ritirate per presenza di allergeni. Pistacchio non indicato, 22 febbraio. 7 febbraio 23, tiramisù vegano con tracce di latte, ventenne di Milano muore per shock anafilattico. Queste sono notizie vere, cioè non è che sono esempi. Quindi una ragazza di 20 anni a Milano morta per shock anafilattico a causa di un tiramisù. Food and Tech, Napoli, i NAS sequestrano salumi privi di rintracciabilità, sanzioni per 3.500 euro.
quindi anche questo insomma non è proprio il massimo, e poi comunicazione dell'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che sta portando avanti degli studi gli eventuali effetti nocivi sulla salute del sistema nervoso centrale causati dai solfiti. Quindi vedete, queste sono notizie estrapolate dai giornali dei nostri giorni, quindi sicurezza alimentare oggi non dobbiamo pensarla come un manuale che Benedetta ci ha dato, quelle schede che dobbiamo compilare con quella noia mortale tutti i giorni e buttarle in un cassetto. La sicurezza alimentare oggi è questo. Non voglio terrorizzarvi, però voglio dirvi che fa parte della vita quotidiana, di quello che succede a tante persone e tante aziende. Quindi noi operatori del settore, noi intendo voi chiaramente col supporto nostro dei tecnici, dobbiamo avere sempre più a cuore questo concetto, perché riguarda la vita e la salute pubblica oramai. Quindi siamo chiamati tutti a una grande responsabilità su questi aspetti. Quindi 3 passi per garantire la sicurezza alimentare nelle vostre aziende. Quali sono? Innanzitutto identificare i rischi e quindi capire come facciamo a prevenirli. Io vi invito a farvi una domanda. Abbiamo chiaro almeno un rischio nella nostra azienda che potrebbe essere veramente pericoloso e dannoso per il mio cliente, per il mio consumatore? Fatevi questa domanda e cercate di rispondere. Se poi non ci riuscite, ovviamente vi aiuterò, però fatevela questa domanda, perché questo vi fa capire quanto voi siete dentro, siete entrati nel cuore di questa problematica, ok? Quindi identificare i rischi, sapere quali sono e quindi come prevenirli, applicare le misure di controllo, quindi come controllarli, e infine verificare che tutto quello che io sto applicando effettivamente possa funzionare, ok? Infatti HCCP non significa altro che questo, quindi un insieme di procedure basate sull'identificazione, la valutazione e il controllo di che cosa? Dei pericoli significativi per la sicurezza alimentare e quindi per la salute del consumatore. Ok? Quando parliamo di controlli HCCP, di che cosa parliamo? Voglio fare un po' chiarezza perché a volte c'è confusione. Io lancio questa ipotesi di classificazione, poi chiedo magari al dottor Marzoli anche di dire no, guarda, non va bene, oppure di dirvi ok. 3 livelli di controlli. I controlli interni, quindi sono quelli che voi fate nelle vostre aziende quotidianamente, no? Che viene identificata dalla normativa come sorveglianza, ok? Tenetevi a mente questi concetti perché poi li riprenderemo quando vi illustrerò le novità normative. Poi abbiamo i controlli che io ho definito esterni. In realtà che cosa sono? Sono i controlli del funzionamento del sistema HCCP, cioè qualcuno che vada a vedere se effettivamente tutto quanto il sistema, tutto l'insieme delle misure che io ho messo a punto sta funzionando. Le vostre sono piccole e medie imprese, quindi in questo caso di solito ci si rivolge a personale esterno, quindi dei tecnici come noi, per fare queste verifiche. Però considerate che nelle grandi aziende ci sono i tecnici interni che sono addetti al controllo qualità, che effettivamente svolgono questo tipo di controllo. E poi abbiamo il terzo livello che è rappresentato dai controlli ufficiali, quindi quelli che effettua chi? La ASL, il NAS, la repressione frodi, insomma una serie di organi deputati ad andare a verificare che effettivamente le normative vengano applicate nella loro insomma, correttezza e integrità. I controlli interni, quindi quelli che fate voi quotidianamente, definiti come sorveglianza, che cosa sono? Un insieme di misurazioni, no? Quindi di verifiche, ad esempio, quello più semplice e banale, che bene o male si fa dovunque, il controllo delle temperature dei frigoriferi o dei congelatori, ok? Questo è il classico esempio di sorveglianza, controllo interno. Controlli esterni, quindi come vi ho chiarito, verifica che cosa consistono. Ad esempio, dimostrare che tutto funzioni. Come si fa? Frequenza, intanto, molti mi fanno la domanda, ogni quanto dobbiamo fare questi controlli? Non c'è una frequenza stabilita per legge, dipende dal tipo di azienda, dipende dal tipo di pericoli, dipende dalle caratteristiche, insomma, dell'azienda e quindi quello che effettivamente si produce, si somministra, eccetera. Quindi non c'è una frequenza stabilita per legge. Diciamo che nelle vostre attività almeno 1-2 volte l'anno sarebbe la frequenza più opportuna. Responsabile, come vi ho detto,
Di solito, e questo lo dice anche la normativa, dovrebbe essere affidato a esperti esterni o comunque terzi qualificati, cioè qualcuno che abbia una supervisione, perché a volte all'interno dell'azienda stessa, cioè se io faccio la sorveglianza e io mi devo controllare, alla fine non ha un grandissimo valore, ok? Cosa si fa? In che cosa devono consistere questi controlli? Per esempio, analisi e campionamenti, no? Quindi analisi su superfici, analisi di alimenti, analisi di acque, a seconda del tipo di azienda. Controllo di procedure di istruzioni. Altro aspetto importante, verifica della taratura degli strumenti. Che vuol dire la taratura degli strumenti? Cioè verifica che i vostri strumenti di sorveglianza effettivamente funzionino. Ok? Quindi sì, io mi segno tutti i giorni questa temperatura, ma questo frigorifero, questa temperatura che mi segna è realmente quella corretta? Quindi come faccio a saperlo? Ok? Poi vi darò degli input. Verifica delle registrazioni e anche verifica, ad esempio, sulla formazione e quindi sul personale. Quindi il ruolo del consulente, quale dovrebbe essere? Giusto per ricordarcelo un attimo. Supportarvi nell'analisi dei rischi, quindi aiutarvi a capire quali sono i rischi presenti nella vostra azienda. Identificare le misure di controllo, quindi come fare a tenerli sotto controllo e a garantire la sicurezza alimentare, effettuare la verifica, quindi aiutarvi a capire se questi controlli interni stanno funzionando, se le procedure sono corrette, se dobbiamo fare delle modifiche. Quindi è importante anche il confronto tra di noi, no? Perché voi mi dite, ma Benedetta, ma tu mi hai detto che devo fare questa cosa così, ma magari forse è più opportuno per la mia azienda, quindi è importante che ci sia un grande confronto tra di noi, perché altrimenti noi magari arriviamo con delle procedure standard e per quel tipo di azienda magari non vanno bene, non sono sufficienti o sono troppo, sono poche. Ok? Quindi ci dobbiamo sempre confrontare su questi aspetti. E infine, magari supportare anche nei controlli ufficiali. Noi cerchiamo di prepararvi al meglio, però laddove poi c'è bisogno, chiaramente vi supportiamo anche in questo. Detto questo, chiaramente poi c'è il terzo livello, controlli ufficiali, ve ne parlerà il dottor Marzoli, ovviamente, perché insomma è giusto così, però è chiaro che nei controlli ufficiali qual è l'obiettivo? Conoscenza, cioè verificare conoscenza e adeguatezza della formazione del personale, documenti, registrazione e procedure, risultati della sorveglianza, quindi dei controlli interni, azioni correttive eventualmente applicate, se una cosa non funziona, cosa abbiamo fatto per correggere il problema, affidabilità della verifica effettuata. È stata fatta una verifica, ad esempio, sono state fatte delle analisi, sono delle analisi conformi, sono affidabili, cioè abbiamo una certezza che abbiano un valore? Ok. Di questo però lascio poi ampiamente spazio al dottor Marzoli. Detto questo, fatto un attimo questo riepilogo per farvi un attimo di chiarezza, passiamo un po' a questa nuova normativa introdotta alla Comunità Europea. A partire dal 2020 la Comunità Europea ha diciamo, cercato, a partire da un aggiornamento del Codex Alimentarius, che è diciamo, la Bibbia, okay, della sicurezza alimentare, cioè un documento al quale poi si sono ispirate tutte le normative successive sull'igiene e la sicurezza alimentare. Cosa ha fatto? A partire da questo aggiornamento del Codex ha emanato nel 2021 un regolamento 382 che va praticamente ad integrare l'852, che è il regolamento principe sulla sicurezza alimentare, ok? Il regolamento del 2004 che fa parte del pacchetto igiene, che è proprio l'insieme di normative principali sulla sicurezza alimentare. In più, a settembre del 2022 è stata emanata una comunicazione, la 355, dove ci sono degli spunti veramente molto molto interessanti per voi, quindi oggi ve li voglio condividere perché potrebbero portare a delle novità molto interessanti. Allora, cosa ha introdotto? Fondamentalmente due aspetti io sottolineo di queste novità normative. Il primo aspetto è l'introduzione, dice, della cultura della sicurezza alimentare, ok? Che sembra una filosofia, vabbè, la cultura della sicurezza alimentare, no? Sembra una cosa un po' così dialettica, ma in realtà non lo è, perché il regolamento 382 ci dice che nel capitolo quindi 11 bis, che va ad allegare e ampliare all'852, ci dice che la cultura della sicurezza alimentare diventa un requisito da rispettare.
Quindi nelle aziende alimentari questa diffusione e insomma identificazione e mantenimento di questa cultura della sicurezza alimentare potrà essere oggetto anche di controlli futuri, ok? Quindi dite, ok, e quindi che cosa significa? Cioè praticamente cosa dobbiamo fare, chiaramente. Allora, questa normativa ci dà questi spunti. Qui impegno della dirigenza e di tutti i dipendenti, cioè l'operatore del settore alimentare deve dimostrare che si impegna, che mette a punto delle attività pratiche che vanno nella direzione della tutela della sicurezza alimentare. Quali sono? Piano piano adesso ci arriveremo, insomma, qui partirà anche un lavoro poi che faremo nel futuro insieme, perché chiaramente queste sono le prime basi, quindi ci sono delle idee, ma le svilupperemo poi insieme. L'operatore deve avere un ruolo guida, quindi voi operatori siete tutti chiamati ad avere una figura diciamo guida sulla tutela della sicurezza alimentare e quindi al diffondere una consapevolezza comunicare questa politica, insomma, questa cultura della sicurezza alimentare e soprattutto si dice anche questo regolamento, utilizzare, quindi mettere a disposizione risorse. Quindi che significa attrezzature, personale, formazione. Vi faccio un esempio. Che vuol dire mettere a disposizione delle risorse, quindi ad esempio delle attrezzature che vadano a dimostrare che io ci tengo e sto mettendo a punto la cultura di sicurezza alimentare? Mi capita a volte, bravo, l'abbattitore. Per esempio l'acquisto di un abbattitore in un certo tipo di attività come un ristorante che magari deve somministrare pesce crudo oppure vuole fare, non so, uno stoccaggio refrigerato ai fini di mantenimento, eccetera, acquisterà un abbattitore perché quell'acquisto, cioè l'impiego di risorse economiche, quindi la scelta di determinata attrezzatura, ha questo obiettivo, la tutela della sicurezza alimentare. Quindi vedete che non è che stiamo parlando di cose assurde e astratte, sono cose che bene o male già fate, però è chiaro che si richiederanno poi dei pasti in più. Questo non vuol dire che dobbiamo fare chissà quali acquisti, no? Cioè vuol dire che comunque bisogna sempre incominciare a pensare anche negli acquisti, anche nella scelta del personale, anche nella formazione del personale, a pensare in questi termini, cioè di coinvolgere sempre tutti nelle scelte che faccio, tutto comunque l'aspetto economico, l'aspetto appunto di formazione in questa direzione qui, ok? Io su questo aspetto qui lascio poi la parola a Massimiliano Orlando, che è direttore della Confesercenti, perché insomma lui ci potrà dare degli spunti secondo me molto interessanti sull'aspetto della formazione. Però vi dico che appunto cominciamo a costruire un percorso da oggi, quindi io voglio anche poi i vostri feedback su questo, cioè perché se dobbiamo fare delle modifiche, dobbiamo insomma, voglio che voi partecipiate a questo, ok? L'altro aspetto fantastico, finalmente, che la normativa della Comunità Europea ci mette, praticamente mette a tema in questi regolamenti, in questa comunicazione, parla di agevolazione, semplificazione, flessibilità. Che bello, una bella notizia. Cioè dice che in alcune aziende alimentari, quindi piccole aziende o comunque laddove c'è la possibilità, possiamo andare a semplificare finalmente le procedure basate sull'HCCP. Che cosa significa? Allora, vi riporto alcuni esempi. La comunicazione fa tantissimi esempi, cioè ci riporta praticamente tutti quanti i requisiti, che sono tutti i punti che voi avete nei vostri manuali di autocontrollo, e su questo ci fa sempre esempi di flessibilità e semplificazione. Io ve ne ho riportati qualcuno, in modo tale da farvi capire quello che possiamo incominciare a fare. Allora, abbiamo fatto uno che è il cruccio di tanti, semplificazione tenuta delle registrazioni, quindi famose schede di temperature, le schede di registrazione delle pulizie, che sono oramai entrate un po' nel vostro lavoro quotidiano, quindi molti mi dicono sempre, vabbè, sappiamo che si deve fare e si fa, però sappiamo che certe volte, insomma, è un po' una scocciatura, diciamolo proprio. Altra semplificazione, quindi un esempio che vi riporta anche verifica dell'accuratezza dei termometri. Vediamo che cosa ci dice questa normativa. Allora, tenuta delle registrazioni nelle piccole imprese.
La comunicazione del settembre 22 ci dice: l'obbligo di tenere registrazioni relative al sistema HACCP dovrebbe essere equilibrato e può essere limitato al minimo indispensabile per quanto riguarda la sicurezza alimentare. È importante considerare che la registrazione è necessaria, ma non rappresenta l'obiettivo in sé. Che bello! Io quando ho letto questa cosa ho detto wow, perché sinceramente, cioè, dire che l'HCCP è una scheda di temperatura, ragazzi, ci stiamo veramente prendendo in giro, perché noi vediamo notizie sui giornali di gente che va in shock anafilattico, una ragazza di 20 anni che muore per una mancata comunicazione di allergeni, e noi ci stiamo ancora a preoccupare che dobbiamo compilare il foglietto della temperatura. No, cioè, dobbiamo fare un upgrade bello alto, cioè dobbiamo iniziare a pensare che l'HCCP non è quello, ok? Quindi la normativa ce lo dice finalmente. Io da tempo che sapete, quando vengo, insomma, ve lo dico, sì, si deve fare, eccetera, però l'obiettivo in sé non è quello lì, ok? Quindi che cosa ci dice poi? Ad esempio, tenuta delle registrazioni delle piccole imprese. Tempi di conservazione, altra domanda. Per quanto tempo dobbiamo conservare questa carta? Allora, qui ci dice al capitolo 11 lasso di tempo appropriato che dovrebbe essere sufficientemente lungo da garantire che l'informazione sia disponibile nel caso di un problema riconducibile al prodotto alimentare in questione. Quindi un cliente può avere un'intossicazione, può arrivare un controllo, io la butto lì, però poi magari chiedo al dottor Marzoli di darci l'ok. Secondo me 6 mesi come tempo di conservazione, massimo un annetto, diciamo che è più che sufficiente, cioè non c'è, insomma, capiamo anche che tutta sta carta dove la dobbiamo mettere, cioè è un disastro, ci occupa spazio, ok? Quindi io la lancio lì, qui dice un lasso di tempo appropriato. Possiamo vedere qual è. Magari lo facciamo tutte alla fine, segnatela, ok? Perché così andiamo avanti e... Vai, segnatela, Matteo. Ad esempio, fa proprio un esempio, nella ristorazione, ad esempio, il consumo segue di poco il momento della produzione, quindi si dice se devo mantenerle per un lasso di tempo appropriato, io una volta che ho somministrato il piatto viene consumato immediatamente, cioè quello che succede può avvenire nel raggio di qualche mese, 2 mesi, insomma i casi che sono successi con destazione nel corso dei miei 15 anni di lavoro sono avvenuti nel giro di un mese, 2 mesi, ma oltre quello no, ok? Quindi insomma io penso che bene o male questi tempi siano ragionevoli. Oppure per quanto riguarda i prodotti confezionati, qui dice un lasso di tempo ragionevolmente breve dopo la data di scadenza, cioè una volta che l'alimento è scaduto, per esempio documenti di rintracciabilità, a parte quando c'è qualche obbligo di legge specifico, ma dopo un tot di tempo, dopo che è scaduto, insomma, non c'è più bisogno di mantenere tutta questa carta. Altra cosa veramente bella e interessante, tenuta delle registrazioni delle piccole imprese, modalità. Nel punto 3.12, sempre la comunicazione del 22, 355 del 22, ci dice sarebbe preferibile che i dispositivi di allarme fossero automatici. Che significa? Allora, qua vi incomincio a far fare dei ragionamenti sui quali poi dopo vi darò anche delle idee. Automatici significa, cioè questa registrazione della temperatura alla fine a che cosa serve? Cioè serve per garantire che gli alimenti che sono all'interno del frigorifero vengano mantenuti nelle condizioni corrette, quindi scopo sicurezza alimentare, sicurezza dei clienti, ok? Poi approfondirà il dottor Marzoli questo discorso delle temperature, quindi il cosiddetto cattivo stato di conservazione. Quindi in realtà quello che la normativa ci dice, la cosa importante è rilevare un'eventuale problematica. Infatti ci dice esempi di flessibilità. Per gli stabilimenti più piccoli si potrebbe anche utilizzare un termometro minimo massimo, ma l'importante è che noi siamo in grado di rilevare tempestivamente un'anomalia. Quindi non è tanto io ho fatto sto registro, vabbè, ce l'ho, lo posso dimostrare che l'ho fatto. Ma io sono sicuro che il mio frigorifero sta funzionando, che gli alimenti che ci sono dentro non stanno andando a male. Cioè, questo è l'importante, questo è quello che noi dobbiamo iniziare a pensare che vuol dire sicurezza alimentare, ok? Perché se no non serve. Io
un congelatore 4.0 già arriva all'acqua. Ok. Sì, ma infatti oggi ci sono tanti strumenti che già ci danno queste possibilità, quindi dopo li vedremo. Io vi farò vedere degli esempi, ma ce ne sono tanti. Per fortuna stiamo andando in questa direzione anche dal punto di vista proprio delle attrezzature. Certo, se capita di notte, infatti. Quindi, altro aspetto che ci dice, punto sempre 3.12, le registrazioni possono essere anche conservate elettronicamente, purché possano essere messe a disposizione delle autorità, quindi non c'è più l'obbligo del cartaceo. Ok, vedi, allora, le domande alla fine. Anche elettronicamente. L'importante è che posso metterla a disposizione delle autorità, non per forza devo avere il foglio, cioè non c'è più questo obbligo, ok? Quindi a richiesta arriva l'organo di controllo, me lo chiede, io al momento devo dargliele, ma non per forza deve essere il foglio, ok? Quindi, altra cosa bella. Altra questione riguarda la verifica dell'accuratezza. Sempre in quel discorso che facciamo, dobbiamo avere una contezza reale che tutto stia funzionando, cioè che effettivamente questi termometri mi stiano mantenendo, questi frigoriferi, questi congelatori, queste attrezzature mi stiano mantenendo la garanzia, no, di sicurezza degli alimenti, dobbiamo effettuare la verifica. Funzionano realmente? Come si fa? Qui dice può essere effettuata anche con dispositivi di sorveglianza, quali potrebbero essere basarsi su un confronto con un altro termometro tarato, e quindi chiaramente la documentazione relativa però alla taratura va conservata. Quindi arrivo, che ne so, un termometro tarato, durante la mia verifica vengo col termometro tarato munito di sonda tarata con certificato di taratura allegato ai vostri manuali, si fa un controllo, ok, effettivamente combacia, quindi il tuo frigorifero sta funzionando correttamente, ok? Quindi il secondo passaggio rispetto alla sorveglianza, è quella che fate voi, la verifica deve essere effettuata in questo modo. Fatte queste premesse, abbiamo appurato, insomma, che ci sono delle novità belle, finalmente interessanti, si parla di semplificazione. Quindi, in questa seconda parte vi voglio illustrare due approfondimenti tecnici, uno che riguarda proprio il controllo della temperatura, quindi rischi e opportunità. Chiaramente qui poi lascerò anche, come già vi ho detto, la parola al dottor Marzoli, che ci darà qualche spunto, insomma, dettagliato, tecnico, più approfondito. Però sulla temperatura, ovviamente, perché è importante, ce lo siamo detti, no? C'è garanzia della sicurezza alimentare, rischi e opportunità quali sono? Alimenti non sicuri e quindi sicurezza per i clienti che potrebbe venire a mancare, perdita economica, qualcuno mi ha detto mi si è rotto il frigorifero proprio durante la chiusura, avevo dentro della merce pregiata, ho dovuto buttare tutto e quindi perdita economica. Chiaramente c'è il discorso delle sanzioni. Quindi, controllo della temperatura, noi lo dobbiamo iniziare a vedere non solo come un obbligo, no? In termini di adempimenti, come una possibilità anche di risparmio. Perché? Perché innanzitutto se incominciamo già anche a pensare di razionalizzare gli spazi, io a volte vengo nelle aziende e trovo un frigorifero semivuoto e un altro semivuoto accesi tutte e due, cioè dico ma con questi costi che abbiamo sull'energia, magari razionalizziamo anche un attimino gli spazi, no? Anche perché è vero che dobbiamo dividere gli alimenti crudi, cotti, eccetera, però la divisione si può effettuare anche in uno stesso frigorifero con accorgimenti opportuni, ok? Quindi razionalizziamo anche un pochettino gli spazi, perché certe volte è proprio inutile tenere acceso un frigo o un congelatore mezzo vuoto. Evitare perdita di merci costose, evitare sanzioni. Quindi, oppure, altro errore che vedo, a volte si mettono le merci nei frigoriferi o nelle celle a caso, cioè non si pensa che magari possiamo utilizzare un frigo a temperatura più bassa, dove mettiamo gli alimenti che richiedono una temperatura più bassa, perché la regola è quella della temperatura minore. Ho 5 alimenti con 5 temperature di conservazione diverse, quale temperatura devo tenere? Quella del minore, ok? Ricordatevelo sempre, cioè se io ho un alimento che deve stare a 2, uno che deve stare a 4, uno che deve stare a 6, il frigo deve stare a 2, chiaro? Quindi a quella minore. Quindi organizziamoli magari anche per omogeneità di temperatura di conservazione, cioè non mettiamo magari le bevande insieme al pesce crudo, ok?
perché le bevande non hanno necessità di una temperatura bassa, cioè hanno necessità di temperatura diciamo gradevole dal punto di vista organolettico, ma non c'è un obbligo di controllo di temperatura bassa come per il pesce crudo o la carne cruda. Ok, quindi imparate anche a razionalizzare l'organizzazione degli spazi, perché può essere anche questo un risparmio, no? Sia in termini di corrente elettrica, ma anche in termini di controllo, di sorveglianza, perché magari il frigorifero dove ci sono solo le bevande non è necessario registrarlo, quindi quello non è un CCP, non lo registro proprio, ok? Quindi ve lo ricordo, ve lo dico sempre, però ve lo ricordo, iniziateci a riragionare bene. Perdita di merci costose, quindi anche qua l'organizzazione magari la faccio per tipologia di merci, quelle più costose che richiedono, cioè più deperibili, magari le metto insieme, ok? Quindi se ho una perdita, insomma, so che quel frigorifero lo devo tenere maggiormente sotto controllo, quindi ok, mi riorganizzo in base a questo. Evitare sanzioni, famoso cattivo stato di conservazione, vi parlerà bene il dottor Marzoli. Detto questo, quindi strumenti per la sorveglianza interna, quindi veniamo all'aspetto proprio pratico. Al momento tutti voi siete dotati di queste schede. Io vi do nel manuale queste schede cartacee, ve le stampate, ve le tenete vicino ai frigoriferi, nel manuale le compilate quotidianamente, eccetera. Diciamo che questo è una tipologia, chi vuole può mantenere questa. Cerchiamo di fare degli upgrade. Allora, questa scheda può essere anche praticamente trasformata in un PDF editabile, giusto? Quindi ve lo possiamo dare, lo potete compilare anche dal cellulare. Invece della penna ve la diamo, la compilate, ci inserite il numerino e quindi ce l'avete sempre sul cellulare. Novità, dove la mettiamo? Allora, voi, non so se tutti quanti o comunque chi di voi ha attivato l'area riservata sul nostro sito, chi non l'ha attivato vi dico fatelo, perché a breve ci sarà una grande novità, cioè voi potete non solo scaricare i documenti, li potete anche caricare. Quindi queste schede le potete andare a conservare nella vostra area riservata sul nostro sito e quindi stanno tutte quante belle in ordine lì dentro. Quando arriva un controllo aprite un attimo l'area riservata, schede di temperature compilate, le trovate tutte belle sistemate. Ovviamente noi possiamo entrare nell'area riservata, quindi magari se avete fatto qualche casino ve le rimettiamo a posto, però avrete la possibilità di conservarle lì dentro o altrimenti ve le conservate nel cellulare, nel computer, dove ritenete voi più opportuno e più facile. Quindi prima possibilità, ok? Di fare una cosa un pochettino più smart, facile per voi. Altra possibilità. Allora, questo aggeggino che cos'è? L'ho trovato su Amazon. Io premetto che io non ho niente a che fare con questa azienda, non lo so, credo sia un'azienda tedesca, ma non mi interessa niente. Allora, queste schedine praticamente si mettono nel frigo, si collegano con un'app che si scarica gratuitamente sul cellulare e ci danno la possibilità di fare un controllo in continuo delle temperature. Sul cellulare noi vediamo praticamente da quest'app continuamente la temperatura, abbiamo anche la possibilità di inserire un indirizzo email e dalla mail ci può arrivare l'allarme, quindi se andiamo fuori dalla soglia mi arriva la mail, guarda che sei fuori dalla soglia e quindi possiamo intervenire. Questa schedina costa una trentina di euro, si collega al telefono via Bluetooth, quindi ovviamente dovreste predisporre un telefono che rimane nei paraggi, quindi non so, un telefono aziendale, un cellulare aziendale che rimane lì nei paraggi, perché se ve lo portate a casa poi non si collega più, però l'allarme vi arriva comunque via mail. Ha una durata di 365 giorni, questo qui, quindi può essere una possibilità. Chiaramente ognuno di voi si deve fare i conti, perché io quello che vi dico è chiaro che non possiamo pensare di comprare 10 di questi e spendere 300 euro per una cosa che di un anno, cioè non ha proprio senso. Però se pensate al discorso che vi ho fatto prima, razionalizziamo un attimino i frigoriferi, magari sugli altri mi continuo a fare la scheda, anche quella digitale, così insomma semplicemente come meglio ritengo opportuno.
Sui frigoriferi o le celle dove ho le cose più delicate, che giustamente magari voglio avere l'allarme se si rompe, se non funziona, magari me ne prendo uno, lo metto lì, ce l'ho a disposizione e sono a posto, anche perché dall'app poi potete anche fare con un click stampa report e quindi vi stampa praticamente la scheda già tutta bella fatta e compilata, quindi voi il vostro tempo lo potete dedicare ad altro. Ok? Quindi l'obiettivo in sé non è la registrazione, la sorveglianza e la registrazione è una parte importante, però si può semplificare digitalmente senza stare a perderci tempo. Lo possiamo fare con un criterio molto più interessante, che è quello di sapere se le merci sono conservate correttamente a dei prezzi che sono affrontabili. Cioè, vi ho detto, io questo l'ho trovato su Amazon, l'ho preso. Pensi che ti parli un congelatore? Chiaro, chiaro, cioè, voglio dire, spendere 30 euro all'anno. Veramente? 47,40. Ammazza! No, io non vendo niente, me ne vedete voi, io non mi vendo niente. No, allora, questo è uno, ma ripeto, non mi interessa niente, ce ne stanno tanti altri. Smanettate, siete giovani, smanettate tutti quanti su Amazon, insomma, oramai siamo tutti quanti, no, continuamente con questi telefoni. Io vi ho fatto vedere un esempio di uno proprio stupido che, ripeto, ho acquistato su Amazon, l'ho provato qua, veramente è immediato, però ce ne sono tanti altri, voglio dire, ci sono anche i data logger che si possono collegare tra di loro, quindi non c'è bisogno del supporto poi del cellulare, insomma ce ne sono una marea se smanettate. Poi magari se trovate qualcosa di interessante me lo potete girare e lo vediamo insieme, vi dico sì dai, questo va bene, cioè non è un problema quello, però vi volevo introdurre a questi aspetti, cioè basta perdere tempo a fare queste schede, ecco, cioè facciamo le cose utili con criterio, ok? Una piccola spesa si può fare razionalizzando, come vi ho detto. Ovviamente è importante il controllo, ok? Quindi questo è il nostro termometro tarato, che ha la sonda con certificato tarato ufficialmente dal laboratorio accreditato, quindi chiaramente quando poi noi veniamo in azienda andiamo a fare questa verifica e riporteremo anche su un registrino che vi inseriamo nei manuali di autocontrollo chiaramente la verifica della taratura, perché è importante questa cosa qui, ok? Alcuni di voi già mi hanno detto che i frigoriferi sono già dotati di questi sistemi di rilevazione automatica, quindi alcuni si può inserire una chiavetta e praticamente dalla chiavetta si possono estrapolare i dati, si può inserire l'allarme, quindi se già ce li avete in casa sfruttateli, cioè andate a vederli o se li dovete acquistare, magari acquistateli già con queste nuove tecnologie, perché vi danno veramente tante possibilità di risparmiare. Sono quasi tutti così, perciò, quindi tanto meglio. Secondo e ultimo aspetto, controllo dell'olio di frittura. Allora, questo qua è un verbale, ovviamente anonimo, è fatto dal NAS nell'ultimo mese, qui nella zona. Quindi cosa fanno? Vanno gli uomini del nucleo antisofisticazione, quindi carabinieri del NAS, entrano in azienda, vanno praticamente ad appurare innanzitutto se c'è, se si utilizza olio di frittura, quindi prendono un campione da sottoporre a delle analisi, quindi se lo portano via, ok? In più vanno a verificare, nel verbale c'era scritto, ovviamente piccolo non si vede, che nel manuale è presente la procedura corretta per la gestione dell'olio di frittura. Perché? La frittura, come sapete, è una procedura ampiamente utilizzata nelle aziende, soprattutto di ristorazione, ma non solo, ed è importante andarla a tenere sotto controllo, no? Rischi. Perché il grasso, quindi l'olio di frittura, sottoposto alle alte temperature, va incontro a una serie di reazioni chimiche che sono ossidazione, polimerizzazione e idrolisi. Durante queste reazioni cosa succede? Si formano delle sostanze che purtroppo possono essere dannose per la salute, in modo particolare due di queste che sono acrilamide e acroleina.
se ne sta parlando tanto, soprattutto dell'acrilammide. Infatti io poi vi invito stasera o domani, vi invierò un link diciamo, per una valutazione del seminario. Alla fine vi ho anche inserito, se volete approfondire altre tematiche, quindi scrivetemelo, perché se ci sono argomenti che ritenete cioè su cui ritenete opportuno rifare altri seminari, altri incontri come questo, ditemelo, ok? Quindi io vi prego, non vi affidate a internet a caso su queste tematiche, cioè parliamone anche noi, magari cerchiamo insieme delle fonti ufficiali, cioè teniamoli vivi questi discorsi, non vi affidate alla prima cosa che leggete in giro, ok? Perché veramente c'è di tutto, ci sono delle cose anche assurde e scorrette, ok? Quindi che cosa succede? In realtà, diciamo, quelle due sostanze, acrilamide e acroleina, sono sostanze dannose e nocive per la salute, anche cancerogene, quindi bisogna assolutamente utilizzare procedure corrette. Questi controlli che il NAS fanno vanno in realtà a verificare la presenza di questi materiali polari totali, che sono degli indicatori che sono stati ritenuti da una circolare del Ministero della Sanità nel 91 utili come indicatori dello stato di deterioramento dell'olio, ok? Quindi che cosa bisogna fare? Queste sostanze polari, secondo questa circolare, non devono superare 25 grammi su 100 grammi, quindi il 25% è il limite massimo stabilito dalla legge. Quindi il NAS, quando fa il prelievo, prende il campione, lo manda a analizzare in laboratorio all'istituto zooprofilattico per andare a vedere questo contenuto, ok? Qui c'è una curva che ci indica un po' qual è l'ottimo della presenza di queste sostanze polari. Diciamo che si aggira tra il 14 e il 22%. Infatti, al di sotto del 18%, quindi tra il 14 e il 18% grasso poco usato, tra il 18 e il 22% grasso usato ma ancora buono, ancora utilizzabile, tra il 22 e il 24 molto usato, siamo al limite, oltre il 24 è esausto, quindi andiamo proprio fuori i limiti di legge e andiamo incontro a una grande pericolosità per la salute. Quindi, ok, la frittura, voi siete tutti maestri, deve essere fatta in un certo modo perché deve chiaramente colpire gli aspetti organolettici del consumatore, no? Però è chiaro che non ci possiamo dimenticare anche degli aspetti di salute e di sicurezza, ok? Quindi ricordiamoci, noi siamo tutti responsabili della salute dei consumatori attraverso quello che facciamo tutti i giorni. Come si può fare? Quindi voi cosa dovete fare? Voi avete già nei vostri manuali una procedura. Adesso in realtà per chi non ha avuto un aggiornamento recente del manuale sto facendo un ulteriore aggiornamento, ok? Quindi nei prossimi mesi poi quando verrò a fare i controlli vi darò questa procedura ulteriormente aggiornata. Comunque di base non superare mai 180 gradi di temperatura dell'olio durante la frittura, quindi magari anche munirsi di una friggitrice che ha un termostato per la temperatura dovrebbe essere la regola, non sempre così. Se non ce l'avete, magari anche l'acquisto di un termometrino laser da utilizzare per dire vediamo a che punto sto, anche quelli si trovano insomma a basso costo in giro su internet oppure nei negozi specializzati. Chiaramente i parametri visivi immediati che voi potete tenere sotto controllo a scopo preventivo quali sono? Evitare che l'olio diventi un colore eccessivamente scuro, evitare quella consistenza viscosa e non più liquida, evitare la presenza di residui di prodotto carbonizzato e infine lo sviluppo di fumo abbondante. Ok? Anche su questo però la notizia buona, e per qualche cliente già l'abbiamo fatto, chi ha avuto i controlli, è che noi abbiamo questo strumentino che è proprio un tester che va a vedere le sostanze polari totali, l'abbiamo acquistato nel 2020, ma poi nel Covid non abbiamo capito più nulla, perché abbiamo avuto tanti adempimenti di carte e scartoffie da fare che poi alla fine non l'abbiamo più utilizzato, però è carino, insomma è uno strumentino simpatico che ci dà la possibilità immediatamente, immerso nell'olio, di darci il valore dei TMP. Non vi dico compratelo perché costa 500 euro, quindi lasciate stare, ce l'abbiamo noi. Se lo volete, investite 500 euro. Come bisogna fare? Con quelle cose che vi ho detto, più le procedure che vi aggiornerò. Poi quando verrò io con lo strumento, vi farò io la verifica. Quindi potremmo anche organizzarci con dei campioncini di olio vostro, magari al limite dell'utilizzo, tanto voi bene o male lo sapete ogni quanto lo cambiate, me li mettete da parte
io vengo, vediamo effettivamente quello strumento, queste sostanze polari a che punto stanno e quindi convalidiamo la vostra procedura. Ok, quindi lo utilizziamo noi, non vi faccio spendere 500 più IVA, credo costi, quindi 600 euro per questo acquisto non ha senso. Cioè, voi state attenti alla temperatura, al cambio frequente, insomma, a quei parametri visivi che vi ho detto, e poi la procedura la convalidiamo con questo nostro strumento. Ok? Però tutto da vagliare, cioè se non siete, avete altre domande, altre, ne parliamo, ok? Poi alla fine ci diciamo le domande. Vabbè, questo è il certificato, anche qua di calibrazione dello strumento, quindi è uno strumento calibrato ufficialmente. Basta. Io spero che sia stata utile questa mezz'oretta, non voglio andare oltre perché poi veramente, se no mi sparate. Tutte le domande che avete da fare le facciamo alla fine, dopo l'intervento di Massimiliano. Se non le volete fare qua, mi chiamate domani, stasera no, perché, no, domani, nei prossimi giorni, comunque ci sentiamo, perché io veramente ci tengo tantissimo a parlare con voi di queste cose, perché voi siete per me lo spunto per migliorare il nostro lavoro. Quindi veramente io vi ringrazio ancora per essere intervenuti e vi chiedo, ecco, di essere veramente in contatto costante e continuo, perché solo così possiamo insieme davvero dare voce e dare reale praticità a questa cultura della sicurezza alimentare, altrimenti rimangono questi fogli da compilare che sinceramente hanno scocciato a tutti quanti, non hanno senso, ok? Va bene, io termino la presentazione e lascio la parola al dottor Marzoli, che ringrazio ancora una volta per essere intervenuto, essere sempre presente quando decidiamo di fare questi incontri. E vabbè, vi lascio la parola al dottore. Grazie a tutti. Ok, grazie Benedetta, sono io che ringrazio te Massimiliano che organizzate questi bei incontri veramente utili e, insomma penso che siate gli unici, io dico nel Basso Molise, ma penso nel Molise siete l'unico ente di consulenza che insomma fate questi incontri con i vostri clienti e anche non clienti. Saluto naturalmente quelli che mi stanno ascoltando, sia quelli seduti da Benedetta, sia quelli che sono in video. E in effetti, dopo che Benedetta ha detto tutte queste belle cose, veramente io non ho tantissime cose da dire. È stata veramente esauriente, ormai ha raggiunto un livello altissimo. Possiamo dire tranquillamente che non è che è un libro stampato, è un libro stampato più la pratica stampata. Quindi, insomma, è veramente una brava professionista. Allora, dicevo, per quanto riguarda quelle cose che lei ha detto sul discorso delle temperature, quindi mi riallaccio un attimino a quello che, insomma, purtroppo qualcuno di voi è anche incappato in questo, nel famoso cattivo stato di conservazione. Quindi proietterò pochissime slide e quindi questo servirà pure per allacciarci insomma, qual è il punto di vista di un controllore ufficiale, ok? Che è quello poi quello che applichiamo noi a livello di ASL. Un attimino solo che presento. Che nel frattempo, scusate, che nel frattempo si è... sì, no, ci sta ancora. Ok, chiedo se si vedono le slide. No. Si vedono? Perfettissimo, ricominciamo l'operazione. Neanche adesso? No. Allora, ricominciamo da capo. Scusate un attimo. Quel buon Marcello. Ti devo dare una mano, Antonio. Sì, solo un secondo che ora ci riprovo. Sempre una finestra, eh? Vai, una finestra l'ho aperta. Sta arrivando pure il freddo. Sì. Perfetto.
Allora, dicevamo, quindi un rischio possibile, e purtroppo qualcuno di voi è incappato in questo, è il cattivo stato di conservazione. In effetti Benedetta ha fatto una bellissima premessa, no? Su quello che è il discorso della cultura. Volendo fare un esempio molto molto spicciolo, quando noi mettiamo la cintura di sicurezza, perché la mettiamo? La mettiamo cioè la dovremmo mettere perché? Perché in effetti c'è il rischio di fare, corna facendo, un incidente e quindi questo ci permette di ridurre di molto i danni. Però detto fra di noi, perché la mettiamo? Quando il nostro passeggero a fianco non la mette, come diciamo noi, mettiti la cintura, altrimenti ci fanno la multa. Quindi il discorso poi in ultimo qual è? La mettiamo perché abbiamo paura che qualcuno ci fa una sanzione, la multa in questo caso. E in effetti questo purtroppo la pratica, però è un concetto sbagliato. Noi la cintura la mettiamo per prevenire. E così pure il discorso di tutte quelle cose che ha detto Benedetto per quanto riguarda la conservazione degli alimenti a temperatura di refrigerazione, in effetti fa parte di quello che è un adempimento molto preciso, l'ha detto Benedetta, quello di garantire la sicurezza dell'alimento che stiamo preparando, la garanzia che al consumatore non succederà nulla. E allora, ritornando a questo, in effetti, quindi alla paura che poi qualcuno ci possa fare una sanzione, il tutto nasce perché ormai da qualche anno sono state emanate varie sentenze, ce n'è una, questa della Corte di Cassazione, ma ce ne sono tante molto molto simili. Che cosa dicono in effetti? Mo, al di là del linguaggio, diciamo così, quello dei giudici, ha detto questo: il cattivo stato di conservazione degli alimenti si verifica in quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate. In effetti, quanti di noi nel conservare a una temperatura diversa da quella prescritta magari per legge o da quella che sta scritto in una convenzione, dicono sì, ma ancora è buona, si presenta ancora bene? No, appunto, ecco, la giurisprudenza è intervenuta, anche se si presentano ancora genuine e sane, e quindi si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione. Per parole, che cosa sta a dire? Che se sulla convenzione, se per legge un prodotto doveva stare a 4 gradi e tu l'hai conservata a 5, a 6, a 7, a 8, anche se in quel momento, diciamo così, appunto si presenta ancora bene, scatta questo che è il cattivo stato di conservazione. E vi posso dire che insomma in passato, ma anche nel futuro sarà così, quante persone purtroppo si sono viste sequestrare il prodotto e insomma subire anche una sanzione, perché qua poi si va sul penale. Quindi insomma con tutta la scocciatura, poi vi dirò come si può, insomma, adesso l'evoluzione della giurisprudenza che cosa porta, quindi comunque sempre male, insomma, alle vostre tasche. E quindi, insomma, bisogna stare attenti a tutte quelle cose che appunto diceva Benedetto. Tale stato, cioè di cattiva conservazione, può essere accertato senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, ma sulla base di dati obiettivi, come ad esempio il verbale ospettivo, la documentazione fotografica o mediante prova testimoniale. Ma non vi voglio spaventare, lungi da me, io lavoro in una struttura che è il Dipartimento di Prevenzione, quindi noi dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo evitare che accadano queste cose, quindi dobbiamo formare insomma, gli operatori affinché questo accada. Però in effetti capite bene che questo cioè, dà adito a tutta una serie di, diciamo così, tra virgolette, sanzioni e sequestri, perché non c'è bisogno del laboratorio. Se io il latte, invece di conservarlo tra 0 e 6 gradi, una mozzarella, insomma, sta al di sopra dei 4 gradi, se vado a fare l'analisi, evidentemente non ci troverò una carica batterica alta o addirittura dei patogeni. È quasi sicuro che, a meno che non siano passati veramente, cioè la temperatura si sia alzata veramente di parecchio, è difficile che ci trovo dei germi patogeni, cioè in grado di dare malattia. Ecco perché la giurisprudenza dice non c'è bisogno di fare le analisi, non hai rispettato quello che era obbligatorio fare, automaticamente scatta il cattivo stato di conservazione.
E quindi ecco, insomma, che poi, ripeto, sono scattate quelle brutte cose che sono i sequestri, le sanzioni, eccetera. E quindi, perché poi scatta questa sanzione? Perché c'è questo famoso articolo legge della legge 283, che ce l'avevamo solo noi in Italia, una bellissima legge, insomma, per quanto riguarda la produzione igienica degli alimenti, che è stata completamente soppiantata dai regolamenti europei. E anche questa legge avevano tolta, insomma, qualche anno fa, l'hanno dovuta rimettere e hanno rimesso quindi in auge questo che è, insomma, diciamo così, il motivo per cui uno viene sanzionato è vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari. Ci sono varie cose e alla lettera B c'è in cattivo stato di conservazione. L'articolo 5, dicevo, è punito con un penale, quindi non si va a finire in galera per queste cose qua, non si va a fare in galera, non si va, però ci sono delle complicazioni. Oltretutto la legge la Cartabia, insomma, la riforma della giustizia ha detto che questi reati, questo tipo di reati poi, insomma, potrebbe anche sfociare in una sanzione pesante che, insomma, minimo sono 5.000 euro, quindi, insomma, di questi tempi, ma anche prima e anche dopo, comunque è una sanzione molto molto pesante. Quindi, come diceva Benedetto, ancora maggiore attenzione a questo aspetto, la conservazione degli alimenti a temperatura di refrigerazione. Prendiamo solo questo, poi sapete, insomma, gli adempimenti ne sono tanti. E quindi, per quanto riguarda il discorso dei controlli ufficiali, sapete che io vi ho sempre detto, è impossibile che uno viene, cioè ormai stiamo nel 2023, queste cose non devono più accadere, che qualcuno munito di un certo potere venga nella vostra attività e dice questo frigorifero non mi piace. No, ogni cosa, ogni controllo ufficiale deve essere insomma, sopportato da una evidenza, cioè c'è qualcosa che non va rispetto a quello che dice la norma. Quindi non è che le cose si possono inventare al momento. Ci deve essere quindi una norma, devi dimostrare che quella norma non è stata rispettata. E quindi per vedere se qualcuno è in fallo o meno, innanzitutto rifacciamoci a quelli che sono i requisiti. Questi che vi sto leggendo è quelli che diceva prima Benedetto, il regolamento 852, che è la base di tutte le cose, di tutti gli adempimenti che voi, operatori del settore alimentare, siete tenuti a rispettare, ad applicare. Quindi tra i tanti requisiti di quelle che vengono chiamate l'industria alimentare è tutto, il negozio, il ristorante, il laboratorio, eccetera, ove necessario disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata. Sono le parole dell'852. La troviamo quindi in posizione, ove necessario, del frigorifero, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettati in modo che la temperatura possa essere controllata, la prima cosa che deve essere controllata, e ove opportuna registrata. Quindi usa sempre anche questa parola ove opportuno. Togliamo l'ove opportuno, quindi deve essere controllata e registrata. Quindi, Antonio, ti chiedo scusa, ma le slide non stanno scorrendo qui. Non so se l'hai messo in modalità presentazione proprio. Sì, io le vedo. Nessuno le vede? No, le vediamo ma non scorrono. Siamo rimasti alla prima pagina. Siamo al titolo. E come devo fare? Allora rifaccio di nuovo l'operazione. Forse sarà internet? Allora, un attimo solo, ho capito che forse dobbiamo fare non, ma devo fare schermo interno. Un secondo solo che ricominciamo da capo l'operazione. Marcella, vedi, senza di te mi perdo. Sono io, eh? Allora, andiamo, il tuo schermo intero. Condividi. Però niente. Allora, un attimo solo. Sembra un'annunciatrice del 5. È vero? Ora Che fa stasera? Che c'è? Dite. No. No. Allora, condividi.
Datrice di operazione gas. Condividiamo questo. Ma c'è, ho fatto ecco. Ok. Sì, Perfetto. Vediamo. Però sempre la prima. Sì, aspetta, ancora non vado su metallità. Oh, perfetto, ci siamo. Siete? Okay. Sì. Perfetto, allora vabbè, non ripeto perché non ripeto. Okay. Dicevamo, quindi per quanto riguarda il discorso dei requisiti, che cosa un operatore deve avere, e quindi alla fatidica domanda che anche alla ASL ce lo chiedono, ma quanti frigoriferi deve avere un'attività? In effetti non è stabilito per legge quanti frigoriferi ci vogliono, l'ha ricordato pure bene Benedetta, dipende dalle attività, da quello che si fa, dalle entità di lavorazione. La normativa dice questo, che bisogna avere appunto delle strutture che possono mantenere gli alimenti a temperatura controllata, e in questo caso la temperatura deve essere controllata e, ove opportuno, in questo caso è opportuno, anche registrata. Quindi l'obbligo di avere un frigorifero dove si deve leggere la temperatura che in quel momento è all'interno del frigorifero e che quella temperatura deve essere registrata, nasce da questo regolamento 852, che è un obbligo per tutti gli operatori del settore alimentare che manipolano alimenti che vanno tenuti a temperatura di refrigerazione. Quindi in effetti quello che Benedetta ha chiamato una scocciatura, poi alla fine è soprattutto un obbligo, anche se qui non c'è scritto come, e in effetti Benedetta già vi ha lanciato dei messaggi per come alleviare, diciamo così, questo fastidio. Però ricordiamoci sempre che l'obbligo c'è e non bisogna, insomma, non si può derogare da questo obbligo, ok? Per quanto riguarda le attrezzature, non vi faccio una capodanno, voi siete più esperti di me, abbiamo insomma, attrezzature con temperature positive, attrezzature che vanno sotto lo zero, quindi con attrezzature negative, eccetera. Vi posso dire però, per quanto riguarda i controlli che noi abbiamo fatto, quali sono insomma, le non conformità. Ma al di là del casino, tra virgolette, che ci può essere in un frigorifero, le cose che ricordava Benedetta, insomma, cercare di utilizzare al meglio il frigorifero, eccetera. Però in effetti, insomma, anche di questi tempi, 2 o 3 cose, insomma, le abbiamo notate in alcune attività che abbiamo fatto. Innanzitutto, un display che non funziona, e quindi viene meno il discorso di vedere in quel momento la temperatura. Mettiamo il caso che ormai i vostri frigoriferi sono, immagino, moderni, eccetera, quindi tutti sono dotati di display, però il display si rompe, perché si può rompere. Sto parlando del display, si può rompere. Come si può rimediare? In questo caso, a parte quelle cose nuove che diceva Benedetta, però in effetti ci potremmo piazzare all'interno anche un semplice termometro che risolve questo problema. Perché vi dico questo? Perché in effetti in un controllo fatto, e purtroppo queste cose avvengono sempre anche con altri organi di vigilanza, e quindi là purtroppo non si scappa, mancava il display. Si era rotto il display. Lasciamo stare da quando si è rotto, si vedeva che si era rotto da un sacco di tempo, ma mettiamo in caso che si era rotto stamattina, si è rotto ieri, io ho la possibilità di recuperare insomma questo, diciamo così, questo guasto che è avvenuto introducendo un termometro. Quindi se uno ha la domanda, sì, ma tu come fai a vedere la temperatura? La vedo attraverso il termometro che c'è dentro. In effetti questa domanda qua era scaturita da un'altra, dal leggere il manuale di autocontrollo, quello di cui parlava prima Benedetta, e lei ha parlato di quelle schede che sono una rottura di scatole, pienamente d'accordo con lei. Però se c'è nel manuale, quindi uno va a vedere, dice, ma tu le registri le temperature? Sì. Come fai a registrarle? Scrivo qua. Ma in quell'attività, credetemi, è capitato proprio questo, il display rotto. Quindi uno dice, ma come fai a scrivere +4 se il display è rotto? Capite? Dove voglio arrivare? Cioè, voglio dire, poi se le bugie le dobbiamo dire, tra virgolette, le dobbiamo dire bene. Quindi, voglio dire, è capitato, ma vi dico le cose, le non conformità che sono capitate così di recente, di fresco fresco. Per quanto riguarda il discorso invece dei congelatori, al di là della temperatura, eccetera, però questo lo dico spesso pure quando facciamo i corsi, eccetera, in effetti se ci facciamo un giro insieme, vediamo che in molte attività il pozzetto congelatore a pozzetto,
che riporta quella famosa linea rossa, che è quella linea che non bisogna superare, e a volte invece, anzi più di qualche volta, la linea viene superata. Anche qua, a che livello stiamo di non conformità? È una non conformità, secondo me, medio, insomma, non dico grandissima, però insomma media. Perché? Perché può darsi che i prodotti ancora siano a temperatura, poi se li vai a misurare non lo sono, proprio al 100%, ma avendo superato la linea del freddo, lì è sicuro che il meno 18 non ce l'abbiamo sicuro, e ripeto, il compito, l'adempimento è quello di avere il meno 18. Quindi queste sono due cose che ci sono capitate in questi ultimi sopralluoghi proprio freschi freschi che abbiamo fatto. Uno riguardava la mancanza del display e l'altro riguardava la mancanza cioè il superamento di questa linea rossa che non bisogna divaricare, non bisogna superare. E le attrezzature, ce ne sono, ripeto, super moderne, eccetera. Mi volevo solo agganciare a quello che diceva Benedetto per quanto riguarda la registrazione. Le attività ci sono varie generi, ci sono come le vostre, i ristoranti, eccetera, e sono tutte attività che vanno, diciamo così, noi le chiamiamo registrate, ex autorizzazione. Ci sono poi quelle attività che fanno commercio all'ingrosso. Uno su tutti i prodotti della pesca, no? Prodotti della pesca. Per i prodotti congelati è obbligatorio avere il sistema di registrazione. Tempi andati si parlava di termografo, non so se ce l'avete presente, il termografo, insomma è un ago appunto che registra le varie oscillazioni. Adesso queste celle moderne sono munite di registrazione, quindi tu vai in qualsiasi momento e puoi vedere insomma la temperatura registrata il giorno prima, il mese prima, eccetera, puoi anche stampare, eccetera, e sono muniti anche di allarme. Quindi nelle celle un po' più impegnative questo sistema già c'è. Nelle altre invece un po' più piccoline il sistema che diceva Benedetto è un sistema che potrebbe andare benissimo. L'altra cosa che Benedetto in effetti ha citato è il discorso dell'app, eccetera. Non è capitato a uno dei suoi clienti, è capitato insomma a un altro paio di clienti. Abbiamo l'app, mettiamo in pratica l'app e vediamo, perché giustamente in sede di controllo io devo vedere, cioè nel manuale c'era scritto che venivano registrati in quel modo, vediamo se poi funziona. L'app si aspetta che mo vediamo i codici, no aspetta c'è la mia madre, c'è la mia sorella in un caso, l'altro caso no adesso mo vediamo, poi alla fine l'app non c'era, o meglio non funzionava, oppure gli operatori non avevano capito. Quindi tutto va bene, però vi volevo ricordare che alla domanda ma se sul manuale c'è scritto che la temperatura viene registrata online eccetera, poi il meccanismo deve funzionare, perché non me ne voglia Benedetta, è troppo comodo il sistema che diceva lei, però non vorrei che dall'altra parte poi la gente si dimentica ad aggiornare, insomma, anche online queste procedure. Io vi sto dicendo dei casi che ci sono capitati di recente, parlo negli ultimi 3 o 4 mesi, ok? Sì, sì, no, ma va benissimo perché giustamente l'intervento era il controllo ufficiale, quindi dobbiamo sapere che cosa cioè appunto non parlare della legge così di casi capitati per evitare che altri si possano capitare. Benissimo. Allora, ritornando sempre agli adempimenti, come diceva pure Benedetta, insomma, il regolamento 852, a base insomma, di tutte le altre normative, che cosa dice? Che le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine, non devono essere conservate a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. Queste sono le parole del regolamento. Il regolamento, come vi ho sempre detto, pure in altri incontri, in effetti lascia molto, insomma, libertà, vedete, parla sempre in questi termini generici. Se uno legge questo, dice, vabbè, non ci sta scritto niente in questo regolamento. Invece, proprio perché dà ampia libertà, poi diventa molto, molto più impegnativo rispettare, appunto, quello che il regolamento magari fa solo capire. Poi aggiunge un altro trafiletto, la catena del freddo non deve essere interrotta. Quindi, stiamo parlando di adempimenti e quindi questo anche per giustificare appunto quella premessa, quella bellissima premessa che ha fatto Benedetta, il discorso della cultura. La cultura sì, ma ripeto, viene fuori anche da adempimenti ben precisi. Se noi queste cose le teniamo dentro, proprio impresse nel nostro modo di agire quotidiano, sicuramente lo facciamo perché poi alla fine chi ci va, cioè chi ci guadagna? Ci guadagna
il cliente che magari ritorna perché non ha avuto mai problemi, eccetera, ci guadagneranno le nostre tasche, e anche questo secondo me è cultura. La vogliamo chiamare cultura economica, cultura manageriale, come la vogliamo chiamare, ma è questo. Quindi io ho capito che operando bene, alla fine ho un ritorno anche economico e anche importante. E quindi dicevo, per quanto riguarda il discorso delle temperature, mi scuso se i caratteri saranno un po' piccoli, però in effetti, lo diceva pure Benedetti, sicuramente vi aveva fatto una capa tanta, insomma, quando viene a fare i controlli da voi, ci sono quelle temperature obbligatorie per legge e ci sono alcune temperature che invece non sono obbligatorie per legge e le impone l'operatore stesso. Le slide girano adesso, sì, Benedetti? Sì, 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 vanno. Ok, grazie. Allora, dicevo, per quanto riguarda il discorso dei latticini, sapete che non bisogna superare i 4 gradi. Il latte invece è una temperatura imposta, insomma, da chi poi confeziona il latte, stiamo intorno ai 6 gradi. Così vi volevo solo ricordare, anche se è qualcosa che è avvenuto qualche anno fa, che tempo fa noi abbiamo fatto un controllo sulle modalità di vendita del latte trattato termicamente. Quindi andavamo a misurare all'interno della confezione del latte la temperatura. E, insomma, pochissime attività, una sola veramente, insomma, abbiamo trovato il latte a 6 gradi. Gli altri, anche i supermercati, anche quelli grossi, anche quelli famosi, insomma, il latte superava chi di 1, chi di 2, chi di 3, chi di 5 gradi, la temperatura di 6 gradi. A che era dovuto, a che non era dovuto, vabbè, insomma, tutta una serie di motivi. Mancata manutenzione del frigo, è quello che dicevo prima Benedetto, il frigo va mantenuto. In un supermercato, io penso che ci ha detto una bugia, dice, ma insomma, guardate che da quanto tempo non fate la manutenzione, inteso come andate a verificare, insomma, la funzionalità del frigorifero, il gas, insomma, ci mancava il gas, per dire, oppure insomma, non funzionava bene l'impianto, c'era qualche perdita. Non penso che queste cose non si sappiano. Insomma, se c'è qualcosa che non va, quindi bisogna in qualche modo intervenire. Che ne so, per quanto riguarda l'esposizione, non so quanti di voi hanno l'attività di vendita, l'esposizione, un conto che parliamo di un frigorifero con il vetro davanti chiuso, quindi in grado di mantenere ancora meglio la temperatura, e insomma un frigorifero sprovvisto di qualsiasi protezione, quindi capite che deve lavorare molto di più ed è facile trovare poi, superare le temperature che bisogna invece rispettare per legge. Il discorso della carne rossa 7 gradi, la carne bianca 4 gradi, come pure insomma i visceri. Però vi volevo ricordare che queste temperature sono quelle temperature, le dobbiamo sempre leggere, temperature a cuore del prodotto. Ricordatevi sempre questo, che quando parliamo di questi gradi, 7, 4, 6 gradi nel latte, in effetti sono delle temperature che sono a cuore del prodotto. Quindi ha fatto bene prima Benedetta a ricordare anche l'utilizzo del termometro, cioè quando Benedetta viene e fa le verifiche, con quel termometro in effetti si possono misurare anche le temperature interne del prodotto. Vediamo se effettivamente poi i nostri frigoriferi riescono a raggiungere quella temperatura interna. Visto che parliamo di pesce e visto che ogni tanto poi qualcuno me lo chiede, la temperatura del pesce, il pesce non è espressa in gradi, la temperatura prossima a quella di fusione del ghiaccio, 0, 1, 2 gradi, insomma più o meno questo è. Quindi anche questa è una temperatura abbastanza difficile da raggiungere, però è questa, prossima a quella di fusione del ghiaccio. I frutti di mare, penso che ormai nel 2023 vi è insomma impresso il fatto che la vecchia legge che diceva che i frutti di mare, quelli vivi, devono stare a 6 gradi, quello non c'è più, ok? Quindi non c'è la legge nostra italiana che imponeva di conservare le cozze, le ostriche, eccetera, a 6 gradi, non c'è più, ma i frutti di mare, siccome sono animali vivi ancora, devono essere appunto vivi e vitali al momento dell'acquisto. Che significa vivi e vitali? Lo sapete meglio di me, le valve devono essere chiuse, quindi non si possono vendere e quindi acquistare frutti di mare che hanno le valve aperte e segna che sono morte, quindi non lo dobbiamo acquistare. Quindi non c'è più il discorso della temperatura, perché qualcuno ancora si confonde 6 gradi. Una volta che li abbiamo aperti, sì, allora non sono più animali vivi, quindi sono alimenti a tutti gli effetti, allora sì che vanno conservati
in frigorifero, va bene? Anche qua, insomma, qualche caso che abbiamo avuto, non proprio di recente, magari prima del Covid, qualcuno di voi, insomma, ha l'abitudine, o forse dettata dall'esperienza, eccetera, Benedetta forse ne sa qualcosa più di me, insomma, di conservare i frutti di mare con uno straccio sopra, bagnato, ok? Quindi in frigorifero con uno straccio sopra. Perché ci metti lo straccio? Così si mantengono più umidi. Spero che voi, insomma, questa cosa ormai è passata di moda. No, cioè voglio dire, i frutti di mare, l'acqua dolce gli fa piuttosto male, no, piuttosto, gli fa male, quindi è inutile mettere uno straccio sopra, perché comunque così noi rischiamo di fargli del male. Loro l'acqua dolce non la sopportano proprio. Oltretutto non stanno nel loro ambiente, hanno le valve chiuse, quindi non filtrano, difficilmente non filtrano. Però una cosa di questa, tramutata insomma in quelli che sono gli adempimenti, che cosa significa? Che tu stai contaminando i molluschi, quindi non va fatto. I frutti di mare, fino a quando li abbiamo acquistati, non vanno coperti con altre, con stracci, eccetera, vanno tenuti dove li vogliamo tenere. Ripeto, l'obbligo della temperatura si applica solo dopo, quando li abbiamo aperti. Naturalmente, se uno li vuole conservare in frigorifero, però non è che è vietato, io parlavo di obblighi, se uno li vuole tenere in frigorifero comunque li può tenere. Sappiate però che certe volte il freddo li può uccidere. Chi di voi acquista direttamente i frutti di mare, insomma, da un centro di spedizione, insomma, deve sapere che la temperatura dell'acqua di mare in estate a volte insomma, è superiore, molto molto superiore a 6 gradi. Quindi metterli in un frigorifero così potrebbe significare anche ucciderli. Detto questo, dei frutti di mare, vi volevo fare un esempio. In un negozio, insomma, nel fare questo tipo di controllo, quindi c'era della salsiccia sottovuoto, stagionata, sottovuoto, e io l'ho visto in frigorifero. In effetti, in questo caso il commerciante si è comportato bene. Ha detto, ma perché sottovuoto la metti in frigorifero? Il murale, dove la temperatura è intorno ai 4 gradi, eccetera. Ho detto perché ho letto bene l'etichetta. In effetti sull'etichetta c'era scritto da conservare a 5 gradi, a più 5 gradi. Secondo me è uno spreco, nel senso che un prodotto stagionato sottovuoto a 5 gradi è veramente, insomma, un po' troppo. Non tutti, insomma, conservano. Oltretutto un prodotto stagionato potrebbe stare a gradi molto molto più superiori. Stagionato, privo di acqua, sottovuoto, potrebbe stare quasi a temperatura ambiente, come noi conserviamo le nostre salsicce fatte in casa in luogo fresco, ma i 4 gradi, però in quel caso è il produttore che ha imposto i 4 gradi, tu acquirente e quindi venditore devi rispettare quello che c'è scritto in etichetta. Quindi dicevo, ci sono delle cose imposte per legge, la carne, i frutti di mare, i latticini, eccetera, queste sono tutte temperature imposte per legge, e ripeto, si parla di temperatura al cuore del prodotto, e altre che sono scritte in etichetta. Leggiamo l'etichetta anche per capire come vanno conservate. Allora, una delle ultime cose di cui volevo parlare è il discorso del termostato. Insomma, io insomma, insisto molto sul fatto del termostato, perché sul frigorifero io dico sempre, ma quando sta impostato il termostato dei vostri frigoriferi? Adesso ci sono quelli digitali, tu vai sopra, e quindi è facile, insomma, quelle di casa nostra ci sono minimo, max, medium, insomma, così, oppure ci sono dei numeretti 1, 2, 3, vabbè. Ma lasciamo stare quelli di casa nostra, parliamo di quelli di un'attività come le vostre. Quindi si può impostare il termostato nei frigoriferi moderni, è possibile quindi usare quello digitale con i numeri. Ricordatevi che il termostato segna l'aria che è presente all'interno del frigorifero, e l'aria che è all'interno del frigorifero di norma, insomma, è sempre un tantino più calda di quello che è invece la temperatura a cuore del prodotto, vi dicevo prima, quello a cui noi dobbiamo tendere, a quello a cui noi dobbiamo arrivare. Ed ecco perché, lo sapete meglio di me, se io la carne la voglio conservare deve stare a 7 gradi, e vuol dire che il termostato lo dovrò mettere minimo minimo a 4, addirittura a 3 o addirittura a 2. In molte macellerie lo mettono intorno allo 0, perché poi dipende da quante volte io apro e chiudo la cella frigorifero. Se questo si capisce molto bene per quanto riguarda il discorso delle temperature di refrigerazione, quindi quelle positive, più di qualche caso abbiamo trovato qualche non conformità
anche strutture grosse, anche immense, in cui riguardavano i prodotti congelati. Sapete meglio di me che i prodotti congelati, surgelati, devono stare a meno 18 gradi. Meno 18 gradi. Per avere il meno 18, a quando lo dobbiamo impostare il termostato del nostro congelatore? Meno 21, meno 22, questo è meno 23, sarebbe l'optimum. Comunque già meno 21, meno 22, insomma, assicura, è facile che assicura il meno 18. In più di qualche caso l'abbiamo trovato a meno 16. Il meno 16, cioè la gente si confonde, è una temperatura più calda del meno 18. Quindi questo è una non conformità. E ripeto, pure questo abbiamo trovato in qualche caso. Poi, come accennava Benedetta, insomma, siamo in tempi in cui l'energia costa molto, quindi a qualcuno potrebbe venire in mente di spegnere il frigorifero. Va bene, spegniamolo, però ricordiamoci di togliere la roba che sta dentro, perché in qualche attività, insomma, una signora si era arrangiata così, riguardava un negozio di alimentare, si era arrangiato col discorso che la notte, quindi una volta che il congelatore veniva chiuso sopra, poi insomma, la notte si spegneva, ok? E quindi i prodotti mostravano i segni classici di con lo sbrinamento, prodotto un po' attaccato, eccetera. Quindi che non vi venga in mente di spegnere i frigoriferi. Come diceva Benedetta, al limite, insomma, utilizziamo al meglio. Ecco, ci sono certi negozi che avevano tanti frigoriferi congelatori, hanno spento, che ne so, c'erano 15-16, ne hanno spenti 6, 10, quello che è, ne hanno lasciato accesi solo 4. Questo va bene, ma ripeto, non è che facciamo che durante i periodi di non vendita li spegniamo, ok? Questo dicevo il discorso, quindi quando leggiamo la temperatura, quel famoso 6 gradi, 4 gradi, eccetera, ricordiamoci di impostare bene il nostro termostato, il display. E quindi chiudo con quello che già bene o male aveva accennato Benedetto, il controllo della temperatura e del sistema HCCP. In effetti la refrigerazione o a temperatura insomma, di refrigerazione o a temperatura di congelamento è uguale il concetto. È un punto critico di controllo. In quella sigla HACCP, i famosi CCP, può controllare qualcosa. Che cosa può controllare? Ricordiamo che il freddo permette di controllare la moltiplicazione, la crescita dei batteri. I batteri non li uccide, ne controlla solo la moltiplicazione. Allora, se nel ragionamento che abbiamo fatto, perché come diceva pure Benedetta, cioè il sistema HCCP è un ragionamento che si fa insieme, quindi con il consulente, eccetera. Se effettivamente noi vogliamo tenere sotto controllo la moltiplicazione dei germi, la proliferazione batterica, allora decidiamo che il conservare, la fase di conservazione in frigorifero è un CCP, un punto critico di controllo. Se l'abbiamo definito tale, quindi se è stato definito tale, a questo punto scatta l'adempimento dei famosi 7 principi del sistema HCCP. Stabilire per ogni punto critico di controllo quali sono le misure di sorveglianza. Ecco, quello che diceva Benedetto. E scatta il monitoraggio. Che cosa andiamo a vedere? Che questo fattore, questo parametro, che è la temperatura. Come? Ecco, qua noi, io come esempio, lettura del termometro. Qualcun altro poteva dire, insomma, andiamo a vedere sull'app, eccetera, quando ogni giorno, chi titolare. Dopodiché, insomma, dobbiamo stabilire quello che è il limite. Quindi c'è questo l'obbligo del monitoraggio, che cosa, come, quando, chi, e questa azione va registrata e poi la registrazione può essere fatta in modi non stabiliti per legge, in tanti modi. Indubbiamente quello più scomodo è quello di andarla a registrare ogni giorno su un foglio di carta. Il sistema più moderno che vi ha accennato Benedetta, quello è ancora più comodo. Però ripeto, deve essere sempre data evidenza in qualsiasi momento. In qualsiasi momento dobbiamo essere in grado di dimostrare queste cose che appunto sono obbligatorie per legge. E quindi dicevo, è importante pure stabilire poi il limite quando noi diciamo che il frigorifero non va in funzione, o quelli che, come chiamava Benedetta, l'allarme. Quando scatta l'allarme? Cioè, io posso dire che l'allarme scatta dopo 8 gradi, dopo 10 gradi, dopo 11 gradi. A questo punto devo dire anche quando, durante la notte.
non certo il giorno quando io la cella frigorifera la apro, la chiudo tutti i giorni. Allora, ecco, stabilire insomma il limite, l'allarme, anche questa è una cosa molto molto importante, che siete tenuti voi a stabilirlo insieme con il vostro consulente, e noi come autorità di controllo andiamo a vedere l'efficacia. Se tu hai stabilito che l'allarme scatta a 22 gradi, è logico che io ti dico che quell'allarme non va bene. Nel valutare il vostro sistema di autocontrollo, dicevo, guarda che il limite che tu hai fissato non può essere accettabile, ecco, per ritornare alle funzioni di controllo ufficiale. L'altra cosa molto importante è la famosa azione correttiva. Allora, una volta che abbiamo stabilito questo limite e quindi considerato che quel limite è giusto, qual è l'azione correttiva? Parliamo di celle frigorifere, è ovvio che dobbiamo parlare innanzitutto della individuazione del guasto, riparazione e controllo sul prodotto e destinazione sul prodotto. Se va in tilt, un mancato freddo sui congelatori, che cosa facciamo di quei prodotti? In estate, ma non solo in estate, riceviamo molte segnalazioni per il mancato freddo. Sapete, poi ci vuole una nostra relazione affinché poi quel prodotto possa essere smaltito. Quindi molti decidono così, d'emblée, senza fare ulteriori ragionamenti, il prodotto ha subito una interruzione della catena del freddo, decido di eliminare questo prodotto, di non destinarlo al consumo umano e quindi come tale deve essere distrutto. Se sono alimenti di origine animale, per quanto riguarda questo tipo di prodotti, quindi che non sono più idonei a venire destinati per il consumo umano, devono essere smaltiti secondo una normativa, secondo un regolamento, e quindi occorre un nostro certificato che avvalora questo fatto, che non sono più destinati al consumo umano e quindi devono essere distrutti. Quali sono i possibili destini? Vengono classificati come categoria 3 in base a questo regolamento, e quindi poi insomma, o li inceneriscono, ci possono fare anche il PET per gli animali, insomma, o altri ai cementifici e così via. Insomma, i destini sono, però devono andare a ditte autorizzate, che quindi rilasciano poi l'avvenuto smaltimento, che una copia poi ritorna a noi, una copia magari la vuole anche l'assicurazione, che molti di voi sono assicurati per questo tipo di eventi. Ok. È importante però che nel momento in cui abbiamo avuto questo mancato freddo e quindi abbiamo deciso di non destinare più al consumo umano, che ci mettiamo sopra un cartello non destinato al consumo umano. Ok. Ma se ci troviamo di fronte a un ristorante che ha il suo congelatore e magari da questi sistemi che abbiamo di rilevazione della temperatura, di registrazione, eccetera, abbiamo capito che il guasto è intervenuto intorno a mezzanotte, io la mattina vado alle 9, 9 e mezza, 10, il prodotto si è leggermente iniziato a scongelare, secondo voi sono tenuto obbligatoriamente a distruggere il prodotto? Secondo me no, perché in effetti è iniziato lo scongelamento. Quindi in questo caso l'azione correttiva quale potrebbe essere? Procedere velocemente con lo scongelamento e utilizzare i prodotti, naturalmente che non possono essere ricongelati. Oppure il rimedio estremo è quello di destinarli alla distruzione. Ok? Come già accennato pure in precedenza, insomma, da Benedetta, molto importante nel sistema di autocontrollo sono le procedure di manutenzione. C'è quella ordinaria e quella straordinaria. La straordinaria qual è? Mo' l'abbiamo detto, si rompe il frigorifero, chiami il tecnico e quindi ha individuato il guasto e lo ripara. Ma quella che interessa di più non è quella straordinaria, è l'ordinaria. Quindi durante, insomma, le verifiche che facciamo noi, al di là di quello che sta scritto nel manuale, però noi chiediamo, e la procedura di manutenzione c'è? Sì, c'è. Che cosa prevede? Prevede appunto che la cella frigorifera in qualche modo subisca un controllo della temperatura, come diceva prima Benedetta, verificare se quello che segna sul display corrisponde all'aria che è all'interno, potrebbe essere di più o di meno, e quindi si deve procedere con un sistema di taratura dei termometri che deve essere registrato. Questa è una cosa che, ripeto, nelle nostre checklist è prevista. Al di là se la domanda è presente sul manuale di autocontrollo, ma anche se non dovesse essere presente sul manuale di autocontrollo,
c'è il discorso che deve essere comunque prevista questa procedura di manutenzione. E vi devo dire che tra le non conformità, quando andiamo a fare la verifica di queste cose, in effetti il fatto che manca un attestato in cui insomma si dimostra che la cella, il termometro della cella frigorifera è stato tarato, e insomma le percentuali sono abbastanza alte, ok? Non considerate voi che siete seguiti insomma alla perfezione, però in tante altre strutture invece questo fatto, anche strutture grosse, manca l'evidenza che la cella è stata sottoposta a manutenzione ordinaria. Perché a voce tutti dicono: no, mo è venuto il tecnico, sì, a voce, però hai un qualcosa che dimostra che l'hai fatto questo? Manca appunto l'evidenza. Ok. Vi chiedo scusa quindi delle chiacchiere, io sono lontano, non lo so se mi avete sentito, spero che il collegamento è andato e non ho parlato da solo, quindi un attimino che chiudiamo qua. Avete sentito? Sì, ho parlato al muro, ma sì, abbiamo parlato al muro, spero di no. Tutto chiaro, come sempre. Spero di no. Non avendo Marcello vicino, quindi mi veniva il dubbio se parlavo al muro o ho parlato a qualcuno. No, perché chiariamo perché Marcello vicino, eccetera. Marcello è il tecnico Confesercenti e il dottor Marzoli è un docente dei nostri corsi di idoneità sanitaria. Perché Benedetto, ma io avrei voluto parlare 5 minuti, ma parlo 4 minuti, in modo tale che siamo nei tempi e diamo spazio poi eventualmente alle domande. Colgo l'occasione per ritornare a quello che hai detto in apertura, cioè fare cultura della sicurezza alimentare significa anche che tutti gli attori facciano la sua parte. E oggi è una dimostrazione di questo, e tu stai sempre sul pezzo, è una dimostrazione, lo è proprio il fatto che i attori, le aziende che hanno avuto la sensibilità oggi di collegarsi e di togliere probabilmente delle ore che dedicavano insomma, a riposarsi prima di un turno, prima di riaprire e così via, sta a indicare che stanno facendo la loro parte e che hanno capito l'importanza della cultura della sicurezza alimentare. Lo studio CONSA, e saluto anche Lorenzo Toro Santucci, poi spero di avere 30 secondi per presentare quello che andremo a fare lunedì prossimo, l'altro webinar sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo studio CONSA, insieme siamo partiti a fare cultura già prima del regolamento 382 del 2021, noi l'abbiamo fatto già da prima del Covid, ma parecchi anni prima. Ricordiamo il convegno che abbiamo fatto al Meridiano, mi sembra, ecco sì, al Meridiano sulle procedure di autocontrollo, il convegno sull'etichettatura. Abbiamo avuto centinaia di persone che hanno partecipato. C'è questa nuova sensibilità che comunque dovrà crescere ancora, e questo dipenderà appunto dal fatto che tutti gli attori facciano la sua parte. Un altro attore è il dottor Antonio Marzoli, che è un ispettore, è un funzionario dell'ASLEM che ha accettato e accolto questo invito, e anche in questo caso l'organo di controllo dimostra di fare la sua parte. In questo caso la fa facendo prevenzione. Ecco, noi ci lamenteremo molto, io e il dottor Toro Santucci, la prossima settimana, quando parleremo dell'ispettorato del lavoro della 215, perché molto spesso in quel caso sicurezza sui luoghi di lavoro non si fa tanto prevenzione, ma si fa molta repressione successiva. Allora, dico semplicemente questo su noi come attori. Noi facciamo assistenza alle imprese, siamo un sindacato come Confesercenti, facciamo ottimi corsi di formazione. Mi permetto di dirlo perché chiamiamo, ad esempio il caso dell'idoneità sanitaria, la ASREM a fornirci dei docenti, il dottor Marzoli, il dottor Di Siena, per dare una formazione di alta qualità. Lo stesso i corsi di somministrazione alimenti e bevande, per l'apertura delle attività, sono 11 aziende, 11 professionisti, 13 materie, al top, per formare davvero sulla sicurezza, su tutti gli aspetti, gli operatori che andranno poi ad aprire delle attività. E così per quanto riguarda il resto della formazione, perché noi ci crediamo e guarda Benedetta, noi i nostri attestati corrispondono sempre a una
alta formazione, formazione di un certo livello e mai a una non formazione. Entrano molto spesso da noi in ufficio persone che dicono: mi serve il pezzo di carta, mi hanno detto devo prendere l'attestato di idoneità sanitaria ma non ho tempo di frequentare, ma gli stessi titolari. È qui che bisogna operare per fare cultura della formazione, perché è loro interesse seguire un corso, quello che dico io, è vostro interesse seguire un corso. Ma qui bisogna lavorarci, come stiamo facendo con il dottor Toro Santucci sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche in questo caso dipenderà tutto da chi fa formazione e da tecnici coscienziosi come siete voi. Un'ultima cosa, volevo riprendere proprio quello che hai detto in apertura sul regolamento diciamo il 382 del 2021 che va a implementare la 852. Io vi leggo che cosa dice, le prime due righe proprio. Il capitolo 11, gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un'adeguata cultura della sicurezza alimentare e fornire prove che la dimostrino, prove, tra virgolette, che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti. Poi ci sono vari requisiti che riguardano più che altro voi come studio tecnico, e ce n'è uno, il punto G, che dice garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguata. Questo diciamo va interpretato anche in questo modo, secondo me, poi non so tu Benedetta cosa ne pensi, si va a parlare qui di formazione continua, quindi non basta più l'attestato di idoneità sanitaria conseguito a volte in FAD senza neanche seguire o presso di noi seguendo un corso reale, ma la formazione deve essere comunque continua, oltre a tutti gli altri punti. Ed è qui che volevo prendere questo spunto per non solo per dire a te, ad esempio, alle aziende che lo possono richiedere, anche un piccolo attestato di partecipazione di questo webinar o di quello successivo sull'etichettatura. Noi lo rilasceremo, ad esempio, lunedì prossimo, ma come Confesercenti, e noi ci siamo anche sentiti stamattina con Benedetta, e come Studio Consa organizzeremo gratuitamente sempre dei webinar gratuiti durante l'anno al fine di far partecipare anche i vostri dipendenti a corsi di formazione che non sono quelli soltanto dei 5 anni, ogni 5 anni il corso di idoneità sanitaria, ma diciamo di aggiornamento, sensibilizzazione e corsi insomma che possano catturare il loro interesse. In quello del personale poco formato, già c'è il problema del personale proprio in generale da queste parti, ma poi c'è quello successivo del personale poco formato. Vedremo in questo caso di fare la nostra parte. E l'ultima cosa, lunedì faremo un webinar molto interessante, sicuramente vi arriverà l'invito dello Studio Consa. Noi abbiamo invitato tutti i consulenti del lavoro della provincia di Campobasso e anche lì bisogna fare molta cultura dell'informazione in questo caso, perché su circa 200-300 consulenti che dovrebbero capire come tutelare, come fate voi dal punto di vista della sicurezza alimentare, i vostri clienti, i loro clienti, abbiamo avuto al momento soltanto 13 adesioni su centinaia. Quindi c'è tanto da fare in Molise, perché poi dopo ecco, l'argomento è davvero molto molto interessante e riguarda la 215 del 2021, il decreto 215 del 2021 che ha implementato le sanzioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, gli organi di controllo, il numero di organi di controllo che possono effettuare i controlli, l'informatizzazione, ha previsto la chiusura in caso di mancato DVR RSTP e sta scandagliando l'ispettorato del lavoro a controllare in particolare, c'è una checklist, ne parleremo, ma in particolare anche una cosa che non si controllava prima e che ha trovato molti impreparati, e che è l'attestato di formazione dei lavoratori nelle aziende.
Abbiamo delle belle chicche, noi avremo ospite anche un onorevole, Malagola, che è praticamente un rappresentante, è in commissione lavoro e che ha fatto trovare, diciamo, in contraddizione il Ministero del Lavoro con la richiesta di un chiarimento e i suoi ispettori. Ne parleremo diffusamente, ci sono tantissime criticità. In questo caso io ritengo che non si stia facendo prevenzione, ma solo repressione, e poi vedremo il perché. Grazie mille Benedetta e grazie a tutti. Allora, grazie mille a voi, Massimiliano, come sempre nostro super partner e dottor Marzoli, anche lui sempre disponibile e presente appunto a informarvi così gratuitamente, non l'abbiamo pagato, sappiatelo, quindi è sempre disponibile anche fuori dagli orari di lavoro a darci un supporto, quindi insomma non è scontato assolutamente che avete la fortuna di avere sul territorio organi di controllo che ci danno questa disponibilità, perché non è affatto scontato, quindi ritenetevi fortunati, ecco. Due cosettine io volevo dire, poi lascio spazio a qualche domanda se c'è, se no io ce ne ho due velocissime. Allora, uno, mi volevo ricollegare a quello che ha detto Massimiliano, cioè sul discorso della sensibilizzazione anche per i vostri lavoratori. Potrebbe essere una bella idea da organizzare piccoli seminari, coinvolgere anche i vostri dipendenti. Io stessa quest'estate mi sono trovata a mangiare in un locale fuori Termoli e ho assistito a una scena pazzesca. Cioè, praticamente mi sono seduta al tavolo a fianco al mio, una signora chiede al cameriere: senta, ma le cozze sono state abbattute? Quindi, e il cameriere ovviamente non aveva idea di che cosa rispondere, e ha tentennato un attimo, ma come? Quindi, ok, certo il locale non è che abbia fatto una bellissima figura, quindi pensate anche alla formazione e all'informazione dei vostri lavoratori come immagine anche che si dà, no? Perché che uno non sappia rispondere a una domanda del genere, insomma, non è proprio bellissimo. Anche chi ha fatto la domanda, sono pienamente d'accordo. Però questo è perché c'è tanta disinformazione purtroppo su queste materie, quindi se noi possiamo darvi un supporto anche a dare un'immagine migliore ai vostri clienti attraverso i vostri dipendenti, ci siamo, cioè lo possiamo fare tranquillamente. Tanto adesso le modalità sono veloci per organizzare, per vedersi, non c'è bisogno di fare chissà cosa. Quindi lo spunto di Massimiliano io ve lo rilancio e veramente secondo me possiamo fare delle cose interessanti e utili per voi. Su quello che diceva il dottor Marzoli mi voglio ricollegare perché mi è venuta in mente una cosa importante, cioè che è vero, noi possiamo semplificare gli strumenti, possiamo utilizzare strumenti evoluti, innovativi, semplici, difficili, costosi, meno costosi, però non ci dimentichiamo che alla base dovete essere voi formati, perché giustamente l'organo di controllo quando viene cosa chiede? Perché fai questo controllo? Come lo fai? Quando lo fai? Chi lo fa? Quindi noi possiamo avere il frigorifero più mega galattico del mondo che ci fa tutte le registrazioni in automatico, ma voi dovete avere la contezza di quello che state registrando, perché lo state registrando, ok? Perché se no, cioè non serve a niente, non serve a niente l'app, non serve a niente, niente. Quindi ci deve essere sotto lo strumento, più o meno evoluto, più o meno costoso, lo decidete voi, una formazione adeguata, un'informazione adeguata, ok? Quindi io mi auguro che noi vi supporteremo in questo, poi le scelte le fate voi, però noi vi dobbiamo supportare, come dicevamo, nell'analisi dei rischi e nell'identificazione della misura, ok? Lo strumento lo decidete, ma se manca quello è inutile, cioè spendete anche dei soldi inutili magari e poi non siete pronti a rispondere al NAS che viene, l'app, e dove stanno il codice, non ce l'ho, e comunque potreste cadere in una sanzione, ok? Quindi mi raccomando, volevo fare questa precisazione. Io volevo fare due domande, però poi vi lascio spazio al dottor Marzoli. Allora, perché spesso troviamo sulle confezioni giustamente la scritta conservare il luogo fresco. Chiaramente il luogo fresco per noi non è il frigorifero, ma dal punto di vista di un organo di controllo, che cosa intendete voi per luogo fresco? Cioè vi aspettate che io lo tengo in frigo, lo tengo, dove lo devo tenere questo prodotto che riporta questa dicitura? Questa è una prima domanda.
La seconda domanda, ma che è anche un po' un chiarimento, riguarda il discorso del termostato, cioè i frigoriferi delle attività oramai sono quasi tutti dotati di display, però ci sono dei frigoriferi vecchi che hanno ancora quelle rotelline con i numeretti, ma questa rotellina non sempre indica la temperatura, giusto? Cioè certe volte indica la potenza. Quindi certe volte messo a 0, 0 non è la temperatura, ma 0 a volte indica la potenza, quindi è la potenza più bassa. Quindi dovete fare attenzione, io vi parlo di quelle frigoriferi di casa, diciamo, che mostrano quelle rotelline con i numeretti, quelle manuali, ok? Cioè attenzione a questo aspetto qua, quindi capitelo il vostro frigorifero, perché sennò rischiate di fare un casino, magari mettere su 0 immaginando che 0 sia la temperatura e invece non lo è. Ok, quindi una precisazione, però pure una domanda per il dottor Marzoli. Grazie, si è sentito? Non c'è. Eccola. C'è? Ok, non ti sentiamo. Sì, no, ho cambiato strumento, quindi sono passato, ma non sono pronto con il cellulare, sono passato al cellulare perché qua se non mi chiudono in una cella frigorifero devo andare via, mi scambiano per agnello, per montone. Ah, ok, allora velocemente. No, dicevo, no, però possiamo parlare. Ti dicevo, per quanto riguarda il luogo fresco, quindi non si intende assolutamente, quindi non frigorifero, quindi luogo fresco, stiamo parlando di 10, 11, 13 gradi, questo è più o meno il luogo fresco, e non si intendono i 6 gradi, naturalmente non si intendono nemmeno i 20 gradi. Luogo fresco, convenzionalmente stiamo intorno dagli 11 ai 13 gradi, insomma, era la cantina di una volta, 13-14 gradi, dai. Per quanto riguarda il discorso della rotellina, non era una domanda, no, Benedetto? Anche, cioè, perché tu avevi parlato di termostato, quindi... Sì, no, dico, no, ma la domanda quindi, no, indubbiamente la rotellina non indica la temperatura, indica il livello di potenza massimo, che comunque è collegato sempre con il termostato, dice a quando lo devo far ripartire. In effetti poi molti che fanno in estate, visto che abbassano, lo portano a 0 per aumentare il freddo, ma certe volte nelle nostre case, aumentando il freddo pure d'estate, che fai? Fai solo congelare le pareti e quindi il frigorifero funziona peggio, ok? Quindi in effetti poi bisogna, cioè, conoscerlo, come dicevi tu, il frigorifero, per vedere il consiglio che si dà nelle nostre case è metterlo in una posizione intermedia, ok? Ok, perfetto. Solo quando si va via per un lungo periodo, allora lo puoi mettere sulla temperatura, quella sul valore, cioè riduci di molto la potenza, perché il frigorifero sta sempre chiuso. Perfetto, grazie. Ci sono altre domande? Tutto chiaro? No. Vai. Domanda è che quanto riguarda l'olio. Sì. Ok. Cioè, quando bisogna veramente cambiarlo? Allora, cioè, posso comprare questo attrezzo che non sia da 500 euro, qualcosa meno, però che sì, perché io non posso chiamare sempre certo. un controllo, perché a volte ne friggi un quintale di roba, a volte ne friggi solo, però comunque quando è acceso il gas va sempre, quindi l'olio sta consumando lo stesso a prescindere se lo usi o se non lo usi. Una volta acceso va, e quindi non sappiamo le ore oppure... Allora, in termini non si può fare, allora non so se avete sentito chi voi collegati, la domanda è come facciamo a capire realmente quando dobbiamo cambiare l'olio pur non acquistando un'attrezzatura da 500-600 euro. Io posso anche provare a vedere se ci sono degli attrezzini più economici, penso che qualcosina ci potrebbe essere, certo non così attendibile, però ci potrebbe essere. Vale sempre un po' la regola dei parametri visivi. Comunque vi voglio mandare magari qualche approfondimento tecnico un pochettino più dettagliato, ok? Perché il colore per me può essere scuro. Allora diciamo, per me no. Allora ci sono, per quanto riguarda per esempio l'acrilamide, hanno fatto dei misuratori, non ce l'ho adesso, hanno fatto dei misuratori colorimetrici, cioè sono come delle righe dove ci sono praticamente indicati dei colori e quei colori corrispondono a un certo livello di acrilamide. Quindi vedo se riesco a trovare qualche cosettina semplice, economica da potervi dare, anche così per un controllo visivo magari più efficace di quello semplice. Vedo di farvela avere. Ok. A volte lo tiro giù, l'olio non è nero come si vede nella friggitrice. Ok. Allora poi dico, certo.
ho fatto bene. Chiaro. No, chiaro, perché voglio dire, con i costi che ha, tra l'altro, è anche un peccato magari sprecarlo, cioè cambiarlo prima dell'usura, mentre magari potrei arrivare. Io vi dico che le misurazioni che ho fatto dai miei clienti, tranne in un caso, eravamo proprio fuori, gli altri eravamo ampiamente dentro i limiti, ve lo dico, quasi tutti. Quindi cioè, è difficile, bisogna arrivare veramente a livelli di utilizzo ma veramente elevati. Sì, ma proprio il colore scuro già si vede, insomma, a vista d'occhio. Comunque poi vi aiuterò io. Possiamo proprio fare anche, ripeto, dei test. Vi mettete da parte dei campioncini, ci facciamo proprio dei test. Magari voi vi fate un numero di ore di utilizzo, mi fate dei campioni e facciamo la misurazione con lo strumento, quindi lo facciamo direttamente, ognuno di voi si convalida la procedura sua. Però se trovo delle attrezzini semplici da farvi prendere, da girarvi, ve li mando. Va bene. Sono tranquilla quando devo vedere. Certo, sì, no, anche perché giustamente pure lì è vero che dobbiamo stare attenti, però anche sprecare, visto quanto costa, insomma, è anche un peccato. Anche se lo via l'olio, perché lo do via in un'azienda. Certo. Ma è bianco. Mi mette anche in soggezione come dire, ma sto facendo bene il mio lavoro? Certo. Chiaro, sì, va bene. Posso fare? Certo, vai. Il dottore Scotta, Marzoli, penso di La sì. contaminazione. Vai, vediamo se ci sta. Non capire la contaminazione. Sì. Si possono fare degli esami un po' specifici. Tipo? Ma la domanda è per il dottore? Per il dottore, ok. anche per il dottor Marzoli, Tipo? per rispondere. Perché la contaminazione, cioè che sia chiaro, perché non è questo argomento fa c'è un po' di confusione. Tipo, che ne so, facciamo l'esempio del glutine. La contaminazione, sì. Allora, sul discorso degli allergeni dobbiamo fare... Prima, no? Il lattosio piuttosto che... Sì. Allora, il discorso degli allergeni diciamo che merita un approfondimento che non si può esaurire in una risposta di un minuto, perché quello che io vi dico sempre, che cos'è? Allora, innanzitutto dovete capire se voi fate delle linee dedicate, quindi se fate delle linee senza glutine, senza lattosio, allora lì bisogna organizzare tutta una procedura, ok? Se non fate queste linee, e giustamente capisco che magari al ristorante o insomma dove nelle vostre attività arriva all'ultimo momento una persona e vi chiede io sono celiaco, io sono... Chiaramente se voi avete un'unica cucina, un unico laboratorio, la garanzia al 100% che quell'allergene non ci sia, non ci sta. Non la potete dare. Anche, poi a vostra scelta, però io dico magari un documento da far firmare al cliente, cioè ci sono varie... Non ha nessun valore legale. Allora, queste sono idee di cui poi si può parlare, però ecco, il discorso qual è? La normativa dice, dal punto di vista della normativa sugli allergeni, dice che se voi dovete somministrare determinati piatti, vendere, eccetera, quello che dovete comunicare sono quelle 14 categorie lì, ok? Di cui io vi ho dato i cartelli, eccetera. Quello voi dovete comunicare dove stanno. Poi tutto il resto o le eventuali contaminazioni crociate in teoria si dovrebbero scongiurare con i piani HCCP, ma in una cucina, cioè come si fa a dire non c'è una contaminazione? È impossibile, quindi lì poi dovete fare un po' voi una scelta, nel senso che se vi volete prendere questa responsabilità, ve la prendete. Però che vi devo dire? Però ripeto, non ti posso rispondere in un minuto. Secondo me sugli allergeni dobbiamo fare un seminario a parte perché dobbiamo approfondirlo. Anche perché poi il problema qual è? È che comunque dal punto di vista normativo, anche in termini, se noi volessimo fare anche delle analisi, ok? Dal punto di vista normativo non sono stabilite soglie per tutte le categorie. Ok, quindi se tu mi dici io devo fare una linea, che ne so, che non contiene uno di questi, cioè che limiti ci andiamo a dare? L'assenza assoluta, ok, potrebbe capitare, ma se non ti capita un'assenza assoluta, cioè come facciamo? Andiamo a sprecare pure dei soldi di analisi inutilmente, cioè non so se è chiaro un po' l'idea. È chiarissimo. Questo Io sono al centro storico, tu conosci la mia cucina, certo. Faccio un esempio banale, cioè, se io utilizzo per fare i dolci latte in polvere,
come faccio a dire che non c'è contaminazione da lattosio? Non lo puoi dire, non lo puoi dire. dire. O la farina, per dire. Non lo puoi dire. Le arachidi, per Lo dire. devi dire, cioè io il consiglio che vi do sempre, mettete le mani avanti, cioè dite, allora, io non te lo metto nel piatto come ingrediente, non te lo metto, ma che ci sia una contaminazione crociata in cucina è possibile. Quindi, cioè, Io poi- metto sul fuoco con l'olio e frigo senza glutine. chiaro, è Perché chiaro, chiaro. con l'infarinato. Certo, Quindi- certo, quindi certo. Sappiamo che stiamo parlando di Chiaro, quindi è un problema non da poco questo, e sarà sempre peggio, perché c'è anche il problema che ci sono purtroppo dei clienti che ci marciano poi, e quindi ci sono stati dei casi, insomma, di denunce, eccetera, eccetera. Purtroppo sono successe, insomma, delle cose spiacevoli in alcuni casi. Quindi secondo me questa è una tematica che merita un ulteriore approfondimento. Io al momento vi dico, se non avete linee dedicate, cioè laboratori separati oppure momenti separati per cui potete dare una garanzia, mettete le mani avanti in ogni caso. Queste cose qua vanno dette, vanno approfondite Certo, anche da parte del assolutamente. quindi, Certo. vanno anche riferite, perché Certo. noi siamo ancora e un'altra volta vittime di questo sistema, perché spesso succede, arriva il piatto a tavola, scusa, mi sono dimenticato di dire che sono allergico, devo fare il piatto. Chiaro, chiaro. Certo, Ti sei certo, è dimenticato un di dire che puoi problema. morire. Certo. Allora, lo stai dicendo una stronzata, Certo, oppure c'è questo. No, ma anche perché poi sai qual è il problema? Allora, il discorso del tiramisù vegano, cioè, quel problema lì, quello è un problema, a parte che è morta una ragazza di 20 anni, cioè si può morire a 20 anni per mangiare un tiramisù, è una cosa, è un'assurdità nel 2023, cioè stiamo scherzando. Però lì le responsabilità comunque sono congiunte, perché la somministrazione l'ha fatta quello lì, il ristorante. L'ha prodotto l'azienda, vabbè, il ristorante può sempre dire, tu me l'hai dato, mi hai garantito che è vegano, io che ne so, bravo, quello è il problema, perché mo vai a cercare, se quello ti dice no, non ci sono tracce di latte, poi vabbè, hanno fatto delle analisi, credo che l'abbia accertato, ma giustamente la contaminazione, se è avvenuta durante la somministrazione nel locale... No, c'è qualche pizzeria che pensa che c'ha un impasto prefatto senza glutine, pulisce il pane, lo stende là sopra, non è così che funziona. Allora, allora, dobbiamo approfondire perché poi ci sono anche delle differenze. Ti dico che per quanto riguarda il discorso del glutine, effettivamente ultimamente ci sono stati un po' un allargamento delle maglie, perché comunque, insomma, si è visto che anche probabilmente tracce in alcuni casi non sono particolarmente dannose, però prendetele con le pinze queste cose, cioè bisogna sempre, per dire io ti posso somministrare un senza glutine, ci vuole un'organizzazione, una formazione, delle procedure, non è che lo facciamo così, L'esempio perché è quello che arriva prima per dire che certo, certo, impossibile da questo, bisogna dire che la contaminazione è quasi impossibile da certo, io lo dico sempre. Io ve lo dico, a meno che non si hanno delle linee dedicate, quindi l'azienda, che può essere, ci sono delle pasticcerie che chiudono, hanno un laboratorio separato, che utilizzano, che ne so, anche magari in momenti diversi della settimana, quindi quel giorno della settimana si pulisce tutto, si utilizza quella stanza solo per fare quella cosa e quindi si fanno delle verifiche, ci sta, cioè si può fare, non è una cosa così assurda. Quindi va un attimo dettagliato e definito meglio caso per caso, perché appunto il caso è anche distinto a seconda degli spazi che avete. Ok. Giustamente dobbiamo essere un po' più tutelati. Certo. Certo. E invece da me quando vengono e chiedono se nel posto c'è il latte o meno, oppure se c'è contaminazione degli oli, no? Girasole meno, dico sì, lì ci sembra contaminazione, anche se solo di girasole, però può succedere che c'è anche altri oli, che ne so io. Certo. Automaticamente dico lascia stare, Certo. la faccio subito allontanare perché io non voglio responsabilità. Però se capita che uno la vuole provare e dice vabbè dai, prendo solo una. No, allora io penso che Io dobbiamo approfondire. La domanda volevo dire che se io vengo da te, prendo la frittura, e me la mangio, e sono intollerante, e poi dico ma io ne ho chiesto, e là, di chi era? Chiaro, ma perciò lui diceva,
Perciò diceva, fa il discorso di un documento, eventualmente si potrebbe far firmare un'informativa. Perciò, per esempio, far firmare un'informativa potrebbe essere, però è complicato perché immaginiamoci in estate con tante persone è difficile, quindi bisogna un attimo capire come fare. Sicuramente questo merita, è un problema serio. Ok. Prendono una cosa, dopo prendono una montagna. Ok, scusate, allora così secondo me si crea un po' di casino con chi ci sta ascoltando online. Allora, sicuramente il prossimo seminario sarà sugli allergeni, ok? Perché chiaramente il problema è molto molto sentito e insomma è necessario un approfondimento, ok? Se c'è qualche altra domanda, se no abbiamo sforato di mezz'ora, però mi auguro insomma che sia stato utile. Va bene, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi seminari se volete partecipare, altrimenti come sempre siamo a disposizione telefonicamente, via WhatsApp, per tutte le domande, le informazioni e gli aggiornamenti del caso. Vi manderò un link per darci un giudizio anonimo sull'organizzazione, quindi compilatelo, ci mettete un minutino, domani mattina ve lo mando. Se volete avere del materiale, magari del corso, ve lo posso girare e abbiamo registrato su YouTube il corso, quindi vi manderò anche quel link se lo volete rivedere, insomma lo volete condividere ovviamente con i vostri dipendenti, ok? Grazie a tutti, buona serata, a presto, ciao. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.